Oddio, che inizio disastroso. Sono appena arrivata e già mi stanno strangolando? Dio, mi stai prendendo in giro? Principe ereditario, la principessa Giù. È morta. Portatela via e seppellitela. Mortal. Ma è la principessa Giù, la preferita di Sua Maestà, la nipote prediletta dell'imperatrice vedova. Parla piano, seppellitela subito di nascosto. Altrimenti, perderemo tutta la testa. Forza, andiamo. Chi state per seppellire? Ha un'ombra. Salutiamo la principessa Giù. Principessa, abbi pietà di noi. Dove Feng Li è? Principessa Giù, il principe ereditario è andato al padiglione Qin Jun. Secondo i ricordi del corpo originale, è quella principessa finta innocente. La residenza di Chu Weiyun. Questo nostro principe ereditario è proprio un pezzo di lavoro. La notte delle nozze strangola la moglie e poi corre subito dalla sua amante. Questo idiota cieco e senza cuore. Meglio divorziare che tenerlo per l'anno nuovo. Dato che ho preso il tuo corpo, ti prometto che otterrò giustizia per tutto quello che hai subito. Fratello Ye, è colpa di Yuner, non è degna di servirti. È colpa di Yuner. Principessa, perché ti scusi? Qualche anno fa, tua madre salvò la madre del principe ereditario. Sua Maestà ti ha persino conferito il titolo di principessa. Tutto il mondo sa che voi due siete la coppia perfetta, fatta l'uno per l'altra. Secondo me, è stata quella principessa Giù, approfittando dei favori, che ha costretto l'imperatrice vedova a emanare l'editto, rovinando il tuo matrimonio e distruggendo la tua felicità. Ruer, non dire sciocchezze. Io e fratello Ye siamo solo anime gemelle. Yuner non sopporta di vedere fratello Ye sposare una persona così priva di vergogna e dignità. Fratello Ye, Yuner è disposta a rinunciare a tutti gli onori della principessa, a diventare una serva, pur di poter stare al tuo fianco. No, principessa, tu sei di sangue reale, come puoi? Dato che la principessa Yun desidera tanto essere una serva, domani chiederò un editto per esaudire il tuo desiderio di diventare una mia serva nelle cucine. Prima era sempre truccata in modo orribile, ma non avevo mai notato che fosse così bella. Ma questa è la principessa Giù? Senza quei trucchi orribili di prima. È bellissima anche senza trucco. Dannazione, da quando le ho mentito. Che fratello gli adora quei trucchi appariscenti. Quella sciocca ci ha creduto ciecamente, mostrandosi ogni giorno con una faccia da spettro. Perché oggi è apparsa improvvisamente senza trucco? Con la sua bellezza? No, non posso permettere che usi questa faccia per sedurre fratello Ye. Principessa, anche se il fratello Ye non ha consumato il matrimonio con te, non puoi assolutamente fare quel genere di cose con un altro uomo. Il fratello Ye detiene il potere militare. È il dio della guerra di Chu e anche il principe ereditario nominato dall'imperatore precedente. Agendo così, non stai forse facendo ridere tutto il mondo? Del fratello Ye? Che stai dicendo, principessa? Tutto questo è stato piantato personalmente dal tuo fratello Ye. Come mai, dalla tua bocca, diventa una prova del mio tradimento? Forse quella reputazione di gentilezza e virtù della principessa. Era tutta una finzione? No, fratello Ye, Yuner non intendeva questo. Quella notte di nozze, mi hai quasi strangolato. Tutto per questa finta e ipocrita purezza. Principe ereditario, il tuo gusto lascia davvero a desiderare. Principessa Giù, perché sei così aggressiva e mi umili in questo modo? Allora, principessa, che intenzioni hai nell'umiliarmi davanti a tutti accusandomi di tradimento? Qual è il tuo scopo? Io ho parlato senza pensare, non era mia intenzione.
Parlare senza pensare? Ma hai detto davvero troppe cose senza pensare. Questa mia reputazione rovinata. È tutta merito delle tue parole avventate. Perché sembra così diversa ora? Fratello Ye, Yuner non intendeva questo. Lo so, principessa Ju, lei non vuole che Yuner si avvicini a te, e per questo mi ha umiliata così. Yuner non ci fa caso. Principessa. Questa si chiama umiliarti. Come osi schiaffeggiare la nostra principessa? Ti schiaffeggio quando voglio. Devo forse aspettare un giorno speciale? Hai insultato una principessa reale. Questo schiaffo ti salva dalla pena di morte. Non ti inginocchi e non mi fai un inchino? Principe, vedi come tratta. Sempre la nostra principessa. Fratello Ye, Yuner sta bene. Yuner non vuole litigare con la principessa. Non voglio metterti in difficoltà, fratello Ye. Dopotutto, Yuner odia più di tutto quelle donne meschine che pensano solo a competere per l'attenzione. Donne dell'harem. Arrogante e prepotente, o dolce e affettuosa. È ovvio chi sceglierà un uomo. Chu Kinje, non avrai mai il cuore del fratello Ye. Questi trucchetti li usi contro di me? Fenglie, quel cetriolo marcio, non mi interessa, ma non mi impedisce di usarlo per infastidirti, finta ragazza innocente. Chi non sa farlo? Principessa, perché hai ordinato a una serva di ostacolarmi? Se non sei soddisfatta di me, potresti affrontarmi apertamente e confrontarti con me. Perché ricorrere a mezzi così meschini? Tu, io. Fratello Ye. Chueyun, non riesci già a sopportarlo? Le calunnie e gli ostacoli che hai seminato in questi anni sono stati 1000 volte più dolorosi. Ora sto solo riscuotendo un po' di interessi. Fenglie, lasciami. Cosa vuoi fare? Lasciami subito. Fenglie. Ho colpito il tuo fiorellino. Il principe ereditario vuole vendicarsi per lei? Così sfacciata e dissoluta. Sei davvero una donna senza vergogna. Chu Kinje, vuoi forse uccidere tuo marito? Uccidere mio marito? Tu non ne sei degno. Quei segni sul mio collo. Sei stato tu a sedurmi per primo. Un regalo che mi hai fatto personalmente. E ora? Cosa vuoi davvero? Molto semplice. Voglio solo che il principe ereditario mi dia una lettera di divorzio. Chu Kinje, all'inizio hai minacciato di ucciderti per ottenere il matrimonio, e ora vuoi il divorzio la notte delle nozze? Credi che la mia famiglia ducale, con centinaia di vite, possa permetterti di giocare così? Principe ereditario, urgente notizia dal confine. Principessa, ho appena sentito che c'è un'emergenza al confine. Il principe ereditario partirà domani per la guerra. Fantastico. Finalmente non dovrò più stare con quell'uomo disgustoso. E stare insieme. Inoltre, l'imperatrice vedova ha pietà di voi per il vostro matrimonio e non vuole che restiate sole. Vi ha concesso il permesso speciale di accompagnare l'esercito. Accompagnare l'esercito? L'accampamento è duro e freddo. Voi siete cresciuta nella delicatezza. Come potreste sopportare una tale sofferenza? Sebbene l'imperatrice vedova abbia predisposto tutto al massimo livello. Per voi, ma dopo tutto è un luogo dove le spade non hanno occhi. Perfetto per me. Nella mia vita precedente ero un soldato. Sia nel comando sul campo che nelle cure mediche. Erano i miei punti di forza. Questa residenza non può imprigionarmi. Kiao-er, prepara i bagagli. Partiremo domani. Questa battaglia a Mokeng non solo sconfiggerà il Qin del Nord, ma mostrerà anche la potenza del nostro grande Chu. Sì, non deluderò la vostra fiducia. Tu e Kinger siete appena sposati, non ho il cuore di separarvi. Per questo ho emesso un decreto per permetterle di accompagnarti.
Brava ragazza, non me ne vorrai, vero? Come potrebbe King rimproverare la nonna? Poter andare personalmente al confine e testimoniare i nostri valorosi soldati di proteggere la terra e il popolo. È un onore per King. Questa decisione è molto inappropriata. Il viaggio è arduo e la guerra pericolosa. La principessa è delicata. Temo che... Non c'è bisogno che ti preoccupi. Principe ereditario. Io, la principessa. Ho abilità che tu non conosci. Imperatore, imperatrice madre. Anch'io vorrei chiedere il permesso di accompagnare la principessa. Saluto vostra maestà e l'imperatrice madre. Principessa. Imperatore, imperatrice madre, ho sentito che la principessa sta per partire con l'esercito. Sono profondamente preoccupata. Mokend è un luogo desolato. Vorrei accompagnare la principessa nell'esercito. Spero che vostra maestà mi conceda questa grazia. Chukinge, vuoi approfittare dell'esercito per sedurre il fratello Ye? Non ne sei degna. Il fratello Ye può essere solo mio. Sai che Kes? King va con Lie perché sono appena sposati. Tu che ci vai a fare? Sarebbe scandaloso. Vostra maestà, sono solo troppo preoccupata per la principessa. La principessa è fragile. Mio padre, prima di morire, era un generale e ho imparato alcune tecniche di autodifesa. In momenti critici potrò proteggerla. Inoltre, la principessa è delicata. Se io la assisto, voi e l'imperatrice madre potrete stare più tranquilli. Sarebbe meglio. Con una persona in più mi sentirei più serena. Se anche l'imperatrice madre lo dice, allora sia. Che astuta Chu Wei-yun. Prima, l'originale ti ha ingannato, parlandoti bene, davanti all'imperatore e all'imperatrice madre, facendoti guadagnare il loro favore. Vediamo fino a quando potrai fingere. Padre, King non è capace, ma può badare a se stessa. Non oserei disturbare la principessa. Alla fine, dovrei distrarmi per prendermi cura di lei. Non sarebbe solo un peso inutile. Principessa, so che sei sempre stata orgogliosa, ma non hai mai imparato le arti marziali e sei delicata. Se non hai qualcuno di competente ad assisterti, probabilmente non riuscirai nemmeno a salire a cavallo. Mi preoccupo solo per te. Come fai a sapere che non so cavalcare? Chukinge, da piccolo imparavi l'equitazione. Ma ti lamentavi della fatica, del sole e della sella dura. Dopo meno di un'ora, volevi già rinunciare. E ora che cosa pretendi di fare? Sì, principessa, guarda il tuo abito di oggi. La gonna è così lunga che hai bisogno di essere sostenuta per camminare. Figuriamo cavalcare, anche se fossi agile come me. Vestita come te, non potresti mai cavalcare. Voi due cantate in coro. Chi non lo sapesse penserebbe che siete una coppia. E agile come te, sei tu che sei incapace e credi che tutti siano come te. Inutile. Io, principessa, vestita in abiti sontuosi, rappresento l'etichetta reale. Che diritto hai di parlare così? Mi è venuto in mente. Il tuo titolo di contessa è solo perché tua madre ha salvato la moglie del duca. E l'ha ottenuto a forza. In te non c'è nemmeno una goccia di sangue reale. Non c'è da stupirsi che tu sia così volgare. Tu stai dicendo che sono volgare? Altrimenti, Chu Wei-yun, tu sei solo una contessa. Se io, principessa, posso cavalcare o meno, non sta a te criticare davanti agli altri. Non pensare che in passato io ti abbia tollerato e tu possa osare così davanti alla principessa. Xiao Ju non era quello che amava di più. Parlare per Chu Wei-yun. Perché sei così freddo oggi? Forse. Questo Chu Wei-yun è stato gentile con Xiao Ju. Era tutto falso. Imperatore, questa umile serva non ha mai avuto l'intenzione di mancare di rispetto alla famiglia reale. Ero solo preoccupata per la principessa. Ecco perché ho parlato in modo inappropriato. King Jie ha ragione. Io. Considerando la tua amicizia con King Jie, ti ho trattato con particolare indulgenza, ma la dignità reale non può essere offesa. In futuro, dovrai imparare l'etichetta dalla principessa. Sì, vostra maestà. Alzati. Kinger,
Non importa se non sai cavalcare. In futuro ci saranno i servi a occuparsene. Non preoccuparti, padre. Kinger ce la farà. Principessa, le mie parole e azioni sono state inappropriate. Spero che la principessa mi perdoni. Questo cavallo bianco, come la neve, è un raro destriero da 1000 miglia, ma ha un carattere violento. Ho impiegato 3 anni per domarlo. Se la principessa non disdegna, sono disposta a donarlo alla principessa come segno di scuse. Questo è il regalo di compleanno che il principe Lee ti ha fatto. Sei davvero disposta a rinunciarvi per donarlo a me? Naturalmente. Bene, visto che la principessa è così gentile, se rifiutassi ancora. Sarei davvero scortese. Allora, principessa, perché non provi subito? Così tutti possiamo ammirare la tua eleganza. Ma, principessa, questo abito è così sontuoso. Fai attenzione a non sporcarti, Chukinge. Questo cavallo selvaggio non obbedisce a nessuno tranne che a me. Quando verrai scaraventata giù e perderai la vita, potrai solo incolpare te stessa per la tua arroganza. Chukinge, so che sei sempre stata capricciosa e hai sempre creato problemi a Yuner, ma ora non è il momento di fare la forte. Questo abito è davvero ingombrante. E Bai Xueyu è un cavallo selvaggio, non puoi domarlo. Come osi trattare così il fratello Ye? È tuo marito. Il marito è la guida della moglie. Oh, quindi sai che il principe è mio marito? Pensavo che avessi perso ogni senso di vergogna e avessi dimenticato che è un uomo sposato. Chukinge, come hai fatto a diventare così cattiva? Fai la spaccona, vediamo per quanto tempo puoi vantarti. Questo cavallo selvaggio ti scaraventerà a terra. Bel cavallo. Com'è possibile? Non ti attacca? Quando hai imparato queste abilità? Impossibile, questa buona a nulla. Come può? Come ha fatto a domare il mio Xueyu con quell'abito? Così scomodo? Le sue abilità sono ben superiori alle mie, oh, Kingie. Non me l'aspettavo proprio. Impossibile, devi aver usato qualche trucco sporco. Questo cavallo è feroce come il fuoco. Nessuno può avvicinarsi tranne me. Come hai fatto? Un destriero così nobile. Non c'è dubbio che sia mia nipote. Questa eleganza e queste abilità sono davvero straordinarie. Kinger, da piccola non ti piaceva imparare queste cose. Ma ora sei diventata così brava. Mi hai davvero sorpreso. Il matrimonio ti ha resa matura. Le tue abilità equestri sono eccezionali. Devi aver sofferto molto. Nonna imperatrice, Kinger non ha paura della fatica. In passato ero stupida e pigra, deludendo le vostre aspettative e quelle di padre. Ma ora ho capito, come principessa, devo comportarmi all'altezza. Dovrò assumermi questo onore con tutte le mie capacità. Come mai non ho mai notato prima che avesse un tale spirito? Bene, bene, la mia Kinger è sempre la migliore. Ora che Kinger ha così tante capacità. Inoltre, con la principessa Yun al suo fianco, il mio cuore finalmente si è tranquillizzato. Kinger può badare a se stessa. Kinger non ha bisogno che altri si prendano cura di lei. E non vuole nemmeno occuparsi di persone estranee. Io, l'imperatrice vedova. Bene, mancano solo poche ore alla partenza dell'esercito. Non c'è bisogno di altre parole. Preparati rapidamente. Accetto l'ordine.
Allora ringrazio la principessa per il generoso dono del cavallo. King Jie. Dopo aver ascoltato il tuo discorso appassionato, pensavo che avessi davvero cambiato carattere. Ma sembri ancora la solita persona gelosa. Vedendo Yuner in abiti sportivi e piena di grazia, hai deciso di indossare anche tu questo abbigliamento. Copiare gli altri senza pensarci, non ti chiedi nemmeno se ti sta bene. Sì, non mi sta bene. Voi due siete perfetti insieme. Tu, Chu Kinche, ti avverto. Sii più rispettosa. Yuner ha perso il padre da piccola. È già abbastanza sfortunata. Sua madre è stata la salvatrice di mia madre. La mia famiglia la tratta come una di noi. Tra noi c'è solo purezza. Purezza? Pura al punto da far vivere una ragazza non sposata. Per anni nella residenza del duca senza una ragione chiara. Pura al punto che la notte delle nozze mi hai lasciato per andare nel suo King Yuan. Pura al punto che tutta la città crede che voi due siate la coppia perfetta. Feng Lie. Credi che tutti siano ciechi o che io sia un idiota? Chu Kinche. Il padre di Yuner è stato il salvatore della nostra famiglia Feng. Tra noi c'è solo un rapporto fraterno. Penso che tu non sia riuscita a sedurmi. E ora hai cambiato tattica, provando a farmi cadere. Con il tuo gioco di attrazione e rifiuto. Feng Lie. Sei davvero ordinario e presuntuoso. Credi che il tuo amore sia un tesoro raro? Il tuo amore è spazzatura. E anche tu. Chu Kinche. Dillo ancora. Non capisci il linguaggio umano? Dubito seriamente che tu possa continuare a ricoprire la carica di generale. King Jie. Chu Kinge, più sei arrogante, più il fratello Ye capirà chi merita la sua vera sincerità. Sebbene in questi anni il fratello Ye abbia provato solo affetto fraterno per me, la posizione di consorte del principe ereditario sarà mia, prima o poi. Fratello Ye, non arrabbiarti. La principessa di certo non voleva prendersela con te. È solo che era sconvolta e ha parlato a vanvera. Il principe ereditario è pronto. Ordina all'esercito di mettersi immediatamente in marcia. Sì, signore. Benvenuta, principessa Ju. Benvenuto, principe ereditario. Principe ereditario, finalmente sei arrivato. Il generale Qin è gravemente ferito, la sua vita è in bilico. Se non fosse arrivato, temo che... Vice generale Yang, stia tranquillo. Ora che sono qui, non abbandonerò certo la gente e i soldati di Mokeng. Portami subito al palazzo del generale, da lui. Subito. Prefetto. Come sta il generale Qin? Principessa. Il generale è ferito vicino al cuore, la freccia è conficcata in profondità. È in coma da giorni. Tutti i medici della città l'hanno visitato, sono impotenti. Dicono che non c'è più nulla da fare. Una ferita d'arma vicino al cuore richiede un intervento immediato per rimuovere la punta. Ma con le conoscenze mediche di quest'epoca, i rischi sono enormi. Per fortuna mi sono preparata. Portatemi subito da lui. I dottori dicono che mio marito è riuscito a resistere finora. Solo grazie alla sua ferrea volontà di vivere. Signora, non si abbandoni alla disperazione. Ora che il fratello Ye è qui, proteggerà sicuramente la gente di Mokeng. Inoltre, se il generale Qin fosse cosciente, di certo non vorrebbe vedervi così afflitta. Il più grande rimpianto di mio marito è non essere riuscito a proteggere Mokeng fino in fondo, a salvare tutti i cittadini, ora che il principe ereditario è qui. Lui ne sarà sollevato. Farò affiggere subito avvisi per cercare medici illustri. Se qualcuno riuscirà a salvare il generale Qin, io, il principe ereditario, esaudirò un suo desiderio. Grazie, principe ereditario. Grazie, principessa Yun. Signora, non c'è bisogno di tante cerimonie.
Il generale Qin era un subordinato del fratello Ye. Il fratello glielo considerava come un familiare. Quindi anche per Yuner è un familiare. Principessa, lei e il principe ereditario. Yuner e il fratello Ye possono solo essere amici intimi. Il fratello Ye ora ha sposato la principessa ereditaria. Yuner desidera solo poterlo vedere spesso. Non avrò rimpianti in questa vita. Ho sentito dire che la principessa Ju è di natura malvagia. Proprio così, ha osato rubare l'amore di qualcun altro. La principessa Yun è di nobile lignaggio, ma si è degnata di aiutare una donna come me, così gentile e compassionevole. Come può competere con una persona così malvagia? La principessa ha un cuore gentile. Devi essere forte. Credo che arriverà il giorno in cui vedrai la luce. Dopo la tempesta arriva il sereno. Principessa, il mio generale è gravemente ferito. Non puoi entrare. Signora, quando è arrivata la principessa, non sei uscita dalla città ad accoglierla, e non le hai neanche fatto gli auguri. La principessa intende dire che è venuta apposta per questo. È venuta per rimproverarti. Mio marito è in pericolo di vita. E lei si preoccupa ancora di queste formalità vuote, davvero malvagia. Principessa, principessa, non puoi entrare, principessa. Sua Altezza la principessa, vi chiedo perdono. È solo perché mio marito è gravemente ferito che non ho potuto seguire tutte le formalità, Sua Altezza la principessa. È tutta colpa mia. Punite solo me, vi prego. Vi supplico, risparmiate la vita a mio marito. Vi prego, principessa, qualsiasi vostra lagnanza. È tutta colpa mia. Mio marito ha servito il grande Chu con dedizione, ora. Sì, principessa, anche se volete rimproverarci, dovreste scegliere un momento migliore, ora il generale Qin è già in quelle condizioni. Per favore, non siate capricciosa. Chi ha detto che voglio rimproverarvi? Principessa, cosa stai facendo? Sì, principessa. So che ti piacciono gli uomini robusti, ma ora... Il generale è già gravemente malato, in queste condizioni. Non puoi ancora lasciarlo in pace. Ora mio marito è in pericolo di vita. E tu ancora complotti contro di lui? Vuoi umiliarlo? Sto solo controllando le sue ferite. Forse può ancora essere salvato. Principessa, di solito hai così tanti amanti. Ma ora... Il generale ha solo un filo di vita, e tu ancora non cambi idea. Principessa, sei davvero deludente. Chueyun, smettila con questi trucchi vergognosi. La vita del generale Qin non è un sacrificio per ingannare le persone. Tu, Il generale Qin ha il viso grigio. Probabilmente ha ancora corpi estranei dentro di sé. questo. È proprio così. Non possiamo agire con leggerezza. Principessa, vuoi metterti in mostra, ma devi scegliere il momento giusto. Se mettessi ancora in pericolo la vita del generale Qin, potresti assumertene la responsabilità. Cosa? Nobildonna. Dici che non sa affatto di medicina. Principessa, Yuner non può più coprirti. La principessa non sa davvero di medicina, ma di solito ama studiare alcune strade strane, ha detto. Cosa ha detto? Ha detto che con uomini robusti in punto di morte, fare sesso. Potrebbe mantenere la giovinezza per sempre. Chueyun, il generale Qin è in pericolo di vita. Se continui a ostacolarmi con le tue parole e peggiori la sua condizione, ti ucciderò con la mia spada. Principessa, vuoi usare la forza per costringerci a lasciarti insultare il generale Qin? Xiaoer, prendila. Principessa, Xiaoer non sa combattere. Se qualcuno con cattive intenzioni cerca di avvicinarsi, basta colpirlo con la spada. Non toccate mio marito. Non permetto che lo tocchiate. Non ti muovere. Signora, cosa succede?
La principessa crede a queste sciocchezze, vuole prendere il sangue del generale morente, per praticare arti oscure e mantenere la sua bellezza. Non riusciamo più a fermarla. Il generale ha sacrificato la vita per il paese. Noi abbiamo combattuto con lui. Non permetteremo che venga insultato. Vergognose. Uccideremo voi due, padrona e serva senza vergogna. No. Chu Kinje, meriti di essere fatta a pezzi. Da questi soldati brutali, il posto di consorte del principe sarà presto mio. Che sciocchezza è questa? Salutiamo il principe. Principe, ti prego, fai giustizia per mio marito. Cosa succede? Fratello Ye, la principessa, vuole fare sesso con il generale per mantenere la giovinezza. Cosa? Principe, la principessa sta salvando il generale. Via. Alzati prima. Fratello Ye, la principessa, ha squartato il generale. Chu Kinche, sei sempre stata arrogante e prepotente. Ora osi attaccare il generale Qin. L'ultimo ago. Lo sto salvando. Salvarlo? Devi proprio ucciderlo per essere contenta, marito mio? Sono incapace. Non ho saputo proteggere la tua ultima dignità. Marito mio, ti chiedo perdono. Signora, non essere impulsiva. Principessa, non mi fermare. Lasciatemi accompagnare mio marito. Signora, lo sto davvero salvando. La freccia nel corpo del generale Qin. L'ho già rimossa. Con un po' di riposo si riprenderà. Hai ferito mio marito così gravemente e ora osi parlare? Esatto, principessa, ormai è fatta. Perché insisti? Non potendo avere il generale Qin. L'hai ucciso. Chu Weiyun, il generale Qin è in pericolo di vita. Sto facendo di tutto per salvarlo. E tu non pensi alla sua vita. Continui a accusarmi. Ora è fuori pericolo. E tu lo insulti ancora. Che intenzioni hai? Oggi anche se mi ucciderai. Devo ottenere giustizia per il generale Qin. Chu Kinche, prima hai ucciso un buon ministro. Poi hai costretto la signora, ora insulti ancora. Yuner, quante altre persone vuoi ferire? Feng Lie. Hai problemi al cervello o alle orecchie? Lo ripeto, lo sto salvando. Se non mi credi, chiama un medico. Principe, il viso del generale sembra più roseo. Feng Si, chiama subito il medico. Subito. Portate via Chu Kinche. Senza il mio ordine, nessuno la rilasci. Subito. Principessa, prego. Ah, Come previsto, quel buono ha nulla di Chu Kinje. Che sa di medicina? Il generale Qin è morto. Con l'amore che il fratello gli ha per i soldati. Non la perdonerà. È il momento di dare il colpo di grazia. Maestro, perché scuoti la testa? Il generale Qin può essere salvato? principe, perdonami, ho scosso la testa. Per lo stupore. Il generale è fuori pericolo. Marito mio. Signora, tranquilla, il polso del generale è stabile e forte. Basteranno pochi giorni di cura per guarire completamente. Ma ieri tutti i medici dissero che non c'era più speranza. Proprio questo è ciò che mi ha sconvolto. In base alle ferite del generale, avrebbe dovuto. Ma ora, questa vitalità è davvero un miracolo. Signore, crede che questo oggetto abbia a che fare con quelle strane ferite sul signor Qin? Esattamente. Quindi c'è stato un medico divino a intervenire. Un medico divino. Medico divino. Possibile che fosse davvero lei? Signore, cosa intende dire?
La chiave della guarigione del generale è stata proprio quell'esperto. Ha estratto la freccia vicino al cuore del generale. La posizione del cuore è cruciale. Un minimo errore durante l'estrazione e il generale sarebbe morto all'istante. Eppure, quest'esperto è riuscito a compiere un'operazione così pericolosa e ha suturato la ferita con una tecnica così raffinata. Una tale abilità medica, in tutta la mia vita, non l'ho mai vista. Si potrebbe dire che sia la reincarnazione di Uatuo. Persino un maestro della medicina come lei lo afferma con certezza. Allora la principessa ha davvero ricambiato il male con il bene, salvando la vita di mio marito. Stava chiaramente salvando una vita. Ma io ero accecata dai pregiudizi. Principe, sono stata cieca e ingrata. Non ho riconosciuto il debito di vita verso la principessa. Sono disposta a inginocchiarmi e chiedere perdono alla principessa. Chiedere perdono. Aprite subito la porta. Principessa, con calma. Principessa, attenta. Il principe è stato troppo crudele. Quel colpo era chiaramente calcolato per uccidere. Come può il suo corpo reggere tutto questo? E quelle persone? Sono davvero troppo. Principessa, qualcuno? Presto, la principessa sta sanguinando dalla bocca. Chiamate un medico. Principessa. Sei tu? Cosa ci fai qui? Che insolenza! Una serva di basso rango. Osa alzare la voce con la nostra padrona. Lasciami, fa male. Questo punto di pressione ti farà soffrire il triplo. Osa ferire i miei? È solo un piccolo avvertimento. Chokinge. Sei ridotta in queste condizioni e osi ancora fare il gradasso? Ti ho davvero sottovalutata prima. Credi che non oserei ucciderti? Tu? Non ne hai le capacità. Sai solo tramare nell'ombra. Fammi indovinare. Ora dovresti farti del male. Piangendo e dicendo che ti ho ferito. Così che il tuo fratello gli si preoccupi e mi uccida. Per vendicarti. Tu. Come lo sai? Perché non agisci ancora? Sto calcolando il tempo. Il dottore dovrebbe aver già finito di esaminare le ferite. E il tuo fratello gli dovrebbe arrivare. Perché non osi ancora agire? Ti aiuto io. Chokinge, piccola carina. Hai osato ferirmi? Se mi lascerai una cicatrice, come potrò servire il fratello Ye in futuro? Ti faccio a pezzi. Il cielo mi aiuta, deve essere così. Il generale Qin è stato ucciso da Chokinge. Questi soldati sono qui per prendere la vita di Chokinge. Principessa, ferirmi è una cosa da poco, ma come hai potuto? Ferire il generale Qin? Principessa, il generale Qin è davvero? No, impossibile. Quando me ne sono andata, il generale Qin era chiaramente fuori pericolo. Dimmi, cos'è successo? Principessa, non sei stata tu oggi a squartare il generale Qin, causandone la morte? Sei così crudele, assetata di sangue. Non posso più tollerarlo, se oggi la residenza del generale vuole ucciderti per sfogare la rabbia. Non posso più pregare per la tua clemenza. Yuner. Com'è potuto succedere? Fratello Ye, oggi volevo solo convincere la principessa a inchinarsi e chiedere perdono allo spirito del generale Qin Ming. Ma la principessa non si è pentita e mi ha tagliato la faccia con un coltello. Yuner, il generale Qin. Fratello Ye. Yuner sa che il generale Qin ha subito questa disgrazia. Ti senti a pezzi. Anche Yuner è profondamente addolorata. Fratello Ye. D'ora in poi non ci sarà più affetto tra me e la principessa. Non la proteggerò più. Se oggi il generale vuole la sua vita per consolare lo spirito del generale in cielo, Yuner non avrà rimpianti. Signora, non è così, mio marito. Signora. Tutti gli errori sono colpa di Yuner. Yuner sapeva che la principessa agiva in modo folle, ma non sono riuscita a fermarla dal profanare il corpo del generale. Signora, deve contenere il suo dolore.
Altrimenti, lo spirito del generale, vedendola così afflitta, ne sarebbe profondamente addolorato. Principessa, cosa sta dicendo? Quale corpo? Quale dolore? Mio marito sta bene? Come può parlare di spiriti nel cielo? Com'è possibile? Principessa, sono stata cieca e stupida. Prima ho offeso la principessa. La prego di perdonarmi. Principessa, prima sono stata scortese. La principessa ha ricambiato il male con il bene, salvando mio marito. Non ho modo di ripagarla. Da oggi, la mia vita è sua. Con questo corpo ripagherò il favore della principessa. Grazie per aver salvato la vita, principessa. Signora, si alzi, per favore. Il generale Qin è un eroe del nostro Chu. Ho solo fatto il mio dovere. Non c'è bisogno di tante cerimonie. Per favore, alzatevi tutti. Siete impazziti? Lei ha profanato il generale Qin. Lo ha persino squartato. Come potete ringraziarla invece? Principessa, abbia un po' di dignità. La principessa stava salvando mio marito. Non è la persona spregevole. Che descrivi? Yuner. È vero, Chu Qingje ha salvato il generale Qin. Se non fosse stato per Chu Qingje, che ha rimosso la freccia dal cuore del generale, il generale avrebbe perso la vita. Com'è possibile? Ha ridotto il generale Qin in quello stato. Persino i medici hanno scosso la testa, dicendo che non c'era speranza. Ah, capisco. Deve essere stato un ultimo guizzo di vita del generale Qin. Siete stati tutti ingannati da lei. Basta, principessa. I medici hanno scosso la testa per la straordinaria abilità medica della principessa, non perché fosse senza speranza. La principessa ha continuato a ostacolare il salvataggio. E ora maledice mio marito. Quali sono le tue intenzioni? Quella faccia gentile e virtuosa che mostri di solito era solo una maschera? No, fratello Ye, Yuner era solo preoccupata. Yuner era solo troppo preoccupata per il generale Qin. So che il generale Qin sta bene. Oggi abbiamo davvero frainteso Chu Qingje. Principessa, Yuner ha parlato a sproposito. Se sta bene, è tutto a posto. Oggi la principessa ha compiuto un'impresa così grande. Il fatto che la principessa abbia ferito Yuner era solo uno sfogo della sua frustrazione. Non importa. Se la principessa è felice, il piccolo dispiacere di Yuner non conta nulla. Il tuo dispiacere. Usi solo mezzi sporchi per incastrarmi. La prossima volta che menti, sforzati di usare quel cervello da maiale. Quando sono stato portato qui, non avevo nemmeno un coltello. Figuriamoci altri strumenti. Questo coltello, che si trova solo nel Qinjun Garden, è magicamente finito nelle mie mani. Sono stato portato qui dalle tue guardie. Sai meglio di me se avevo armi addosso. Se nessuno mi avesse minacciato con un coltello, non avrei reagito. No, fratello Ye, Yuner. Yuner non l'ha fatto. Yuner. In questo caso, la colpa è tua. Feng Xi, porta Yuner a curarsi. Subito. Fratello Ye, non sono stata io, non è stata lei. Fratello Ye, non sono stata io. Come ho fatto a non accorgermene prima? Yuner è una persona così calcolatrice. Evidentemente, sono stato troppo indulgente con lei. E ho frainteso Chu Qingje. Chu Qingje. Riguardo a oggi, Chu Qingje. Dottore, come sta? Principe, la principessa ha prima subito il tuo colpo. Poi ha insistito per suturare la ferita del generale Qin. Le vecchie ferite non erano ancora guarite, e ora anche ristagno di sangue. Tutto questo stress l'ha fatta ammalare. Le preparerò delle medicine. Deve riposare. Grazie, dottore.
Principe, voglio ringraziarti per oggi. Se non avessi portato la principessa a Mokeng, mio marito sarebbe già. La principessa ha salvato la mia famiglia. Non esagerare. Oggi sono stato solo. Un cieco e stupido idiota. Non merito i tuoi ringraziamenti. Principe, permettimi di essere audace e dirti una cosa. La principessa ha un cuore nobile, non è come dicono le voci. Qualcuno sta diffamando il suo nome. Ti prego, non perdere la persona che hai accanto. Kiaoer, di Afengsi. Di portare qui tutti i rapporti di battaglia dei prossimi giorni. Principe, vuoi dire che rimarrai qui con la principessa? L'ho ferita così tanto. Devo assicurarmi che stia bene. Subito, mio signore. Apprezza chi hai davanti. Come mai sei qui? Dov'è Kiaoer? L'ho fatta uscire. Chu Kinche. Oggi ti ho fatto un torto, è colpa mia. Sono stato ingiusto. Ti ho ferito. Se le scuse servissero, a cosa servirebbero i tribunali? Lo so. Ormai qualsiasi cosa dica è inutile. Ma se solo potessi calmarti. Picchiami o insultami pure. Non ti contrasterò. O se vuoi che ti risarcisca in qualche modo. Se è nelle mie possibilità, lo farò. Principe ereditario, mantieni davvero la parola? Naturalmente. In tal caso, firmiamo il documento di separazione. Chu Kinche. Riguardo alla separazione. Possiamo lasciar perdere? Se accetti, possiamo riconciliarci e rispettarci a vicenda. Tornerai ad essere la rispettata principessa ereditaria. Per chi mi prendi, Chukinje? Una piccola ingenua senza dignità? Pensi che se cambi idea, io debba accettare con gratitudine? Sono comunque una principessa del grande Chu. La mia dignità non è mai dipesa da te. Il titolo di principessa ereditaria non mi interessa, né mi interessi tu. Sei così crudele. Una volta eri così innamorata di me. Sì. Una volta, quella che ti amava con tutto il cuore, Chukinje, è già morta. È stata strangolata da te la notte delle nozze. Quella notte ero drogato, non ero in me. Ho esagerato, ma non volevo ucciderti. Che bella scusa, non ero in me. La notte delle nozze, eri drogato. E sei corso nella sua stanza a divertirti. Come lo spieghi? Non è stato un tradimento, Chu Kinche. Quel giorno sono andato al padiglione Kinjun perché mi ha chiamato, dicendo che era malata. Sono andato a visitarla e prima di andare, ho chiamato un medico per neutralizzare la droga. Tra noi non è successo nulla. Chu Kinche. Tutto questo è stato un malinteso. Malinteso. Tu continui a dire che vuoi riconciliarti. E poi liquidi tutto il dolore con una semplice parola, malinteso. Dall'inizio alla fine, non mi hai mai dato il rispetto più basilare. Quello che ho sempre voluto non è stato il tuo rimorso, né la posizione di principessa consorte, ma la dignità che spetta a una persona onesta. Giusto. Hai ragione. Io, Feng Lie, per tutta la vita mi sono vantato di essere retto. Eppure nella nostra notte di nozze ti ho umiliato. Chu Kinche, non solo tu.
Ma persino io mi trovo ripugnante. Non ti chiedo di perdonarmi, ma queste scuse devo proprio farle. Per gli errori di quel giorno. Per il disprezzo e la maleducazione che ti ho riservato. D'ora in poi ti dedicherò tutto il mio cuore per riscattarmi, anche solo in minima parte. Queste parole del principe dimostrano un certo senso di responsabilità. Si può dire che sia una persona che osa agire e assumersi le conseguenze. Ma tra noi due è stato solo un malinteso. È meglio chiudere al più presto, oltre al divorzio. Non chiedo altro. Davvero non c'è più spazio per tornare indietro? Principe, tu. Rapporto urgente per il principe. Principe, principessa. I nemici del King del Nord sono tornati e stanno avanzando in gran numero. Cosa succede? Hanno già attaccato la città 3 volte di fila. Il generale Qin li ha respinti in 3 battaglie, ma le nostre truppe hanno subito gravi perdite. Il generale Qin è gravemente ferito. Le nostre truppe non si sono ancora riprese e i Qin del Nord hanno inviato uomini volanti a infiltrarsi nella città di Mo. Hanno bruciato, ucciso e saccheggiato la popolazione. La situazione è estremamente critica. Uomini volanti? Le mura della città di Mo sono alte diversi metri. Come hanno fatto a superarle? È assolutamente vero. Questi uomini volanti, non si sa con quale mezzo, sono riusciti a oltrepassare le mura e attaccare la popolazione inerme. I nostri soldati stanno combattendo strenuamente in città, ma non riescono a proteggere tutti. I civili sono numerosi e feriti, e al momento ci sono uomini volanti che continuano a riversarsi in città. Non possiamo permettere che continuino a entrare. Yaoer, preparami i vestiti. Principessa, cosa intendi fare? Portami all'esercito. La sicurezza del popolo è più importante del Monte Tai. Non permetterò mai che i banditi massacrino il popolo nel Grande Chu. Nella mia vita precedente, come comandante sul campo di battaglia, potevo essere considerato un abile stratega. Spero che oggi possa dare una speranza al popolo di Mokeng. No, le tue ferite non sono ancora guarite e non hai abilità marziali. Andare sul campo di battaglia ora sarebbe come cercare la morte. Il principe ha detto che, se avessi salvato il generale Qin, avresti esaudito un suo desiderio. Vale ancora? Vuoi usare questo desiderio per andare in battaglia? Esatto. Il principe mantiene sempre la parola. Lascialo passare immediatamente. Bene. Riconosco questa promessa, ma puoi solo scegliere tra divorziare da me o andare in battaglia. Come osi usare questo per ricattarmi? È un'emergenza nazionale. Non è il momento per questioni personali tra noi. Proprio perché è un'emergenza nazionale tu sei la principessa del Grande Chu. Devo proteggerti, anche se mi consideri vile o approfittatore. Non permetterò che tu vada in battaglia in queste condizioni. Chu Kinje, questo è un campo di battaglia, non un posto per capricci. Andare in battaglia è un capriccio? Io sono la principessa del Grande Chu, amata dal popolo. Proteggerlo è il mio dovere. Se il popolo è in pericolo, non posso essere codarda. Affronterò qualsiasi pericolo. Devo andare. Le montagne e i fiumi del Grande Chu non richiedono che una donna rischi la vita. In passato, ho obbedito e mi hanno etichettata come vile e gelosa. Inoltre, la responsabilità per il destino del paese è di tutti. Chi dice che le donne sono fiori in serra? Le donne di tutto il mondo possono combattere per ciò in cui credono. Tu mi hai capito. E hai capito tutte le donne. Poco fa hai promesso di aiutarmi con tutto te stesso. Le tue parole sono ancora fresche, e ora, dopo poco tempo, sono già vuote? Yaoer, Principe. vestite la principessa. La sua integrità è ammirevole. Io, Feng, la ammiro profondamente. In questa battaglia andrò e tornerò con te. Saluto il principe. Principe, cos'è questo? La principessa Chu Kinje, da oggi, parteciperà a tutte le battaglie di Mokeng. Come è possibile? Il campo di battaglia è pericoloso. Non è un posto per una principessa. Con il nemico alle porte, portare una donna in difesa nell'esercito non sarebbe una farsa. Quel giorno fuori dal palazzo ho visto la sua abilità equestre. Non avrei mai immaginato che fosse anche così abile con l'arco. Ho sentito parlare della fama di tutti i generali, ma io, Chu Kinje, non sono un inutile.
ora che la città di Mo è in pericolo, a parte la strategia per sconfiggere il nemico. Non c'è bisogno di altre chiacchiere. La principessa ha ragione, la priorità ora è salvare la città di Mo. Qual è la situazione militare? L'esercito del Nord Qin con 80.000 soldati è alle porte, dopo 3 battaglie sanguinose. Ci restano meno di 20.000 uomini, più della metà feriti. A parte i 20.000 soldati d'élite portati dal principe. Il totale non arriva a 30.000. 30.000 contro 80.000. La disparità è enorme. La cosa più odiosa sono quei volatori del Nord Qin. Possono scendere dal cielo, oltrepassare le mura e saccheggiare la città. Prima di ogni battaglia. Devastano le retrovie. Il popolo soffre terribilmente. I nostri soldati combattono al fronte, mentre le loro famiglie vengono massacrate. Il Nord Qin vuole demoralizzare completamente il nostro esercito. La principessa ha colto nel segno. Il piano psicologico del Nord Qin è davvero crudele. Se questi ladri volanti attraversano il cielo, perché non ordinare agli arcieri di abbatterli direttamente? Non abbiamo provato, ma quei volatori sono rimasti illesi. Cosa? Principe, principessa, guardate, questa è la forma dei volatori disegnata dall'artista. I nemici del Nord Qin volano in questa strana posizione. E inoltre, questo è il materiale che usano come ali. Estremamente resistente, le frecce normali non possono penetrarlo. Ora capisco. Il segreto dei volatori del Nord Qin. L'ho completamente scoperto. Il segreto di questo oggetto è che utilizza una tela grezza di qualità fine, immersa nell'olio e rinforzata ripetutamente, così da essere impermeabile, con una resistenza incredibile, in grado di respingere le frecce comuni. Proprio per questo, può resistere al vento, con un'armatura che forma ali, sfruttando il vento per volare. La principessa ha ragione, questa stoffa ha un odore di olio. King Jie, ora che hai scoperto il segreto di questo oggetto, immagino che tu abbia già un piano per sconfiggerli. Sì, principessa, per favore, illuminaci. Qual è il metodo per sconfiggerli? Attacco col fuoco. Bene, se è olio, allora il fuoco. È naturalmente il metodo per contrastarli. Ordinate all'esercito di usare frecce incendiarie e bruciare quei volatori del Nord Qin fino a ridurli in cenere. Sì, onore alla principessa. Questa grande vittoria è davvero esaltante. Quei bastardi del Qin del Nord, che si vantavano dei loro volanti, hanno imperversato lungo. Oggi, con questo fuoco, li abbiamo ridotti in cenere. Che soddisfazione! Dannazione! Quei piccoli demoni hanno tormentato il nostro popolo giù per anni. Oggi, vederli bruciare vivi e urlare di dolore è un tributo alle anime degli innocenti che hanno ucciso. King Jie, questa vittoria è merito tuo. Se non avessi scoperto il segreto dei volanti del Qin del Nord, il popolo di Mokeng sarebbe probabilmente finito in un bagno di sangue. In realtà, quando ho spiegato il materiale, tu avevi già pensato al metodo del fuoco, vero? Ma hai lasciato che lo rivelassi io, per farmi guadagnare prestigio, vero? Hai un cuore nobile, una perla non dovrebbe rimanere nascosta. Ho solo sollevato il coperchio e tu hai brillato di luce propria. Alla fine, è stato tu a conquistare il cuore dell'esercito. King Jie, questo brindisi è per te. Principe ereditario, principessa, vi offro un brindisi. Feng non osa prendersi il merito. Questa vittoria è soprattutto merito della principessa. La principessa ha un talento straordinario. Non solo ha salvato il generale Qin con le sue abilità mediche, ma ha anche liberato Mokeng dall'assedio. Il Chu ha una tale eroina. È una benedizione per il regno. Mi inchino a te. Ho solo fatto il mio dovere. Voi, generali, avete difeso Mokeng con coraggio e sangue. Siete i veri eroi. Principessa, il tuo cuore è vasto come il mare. Siamo sinceramente ammirati. In passato, sono stato cieco e ti ho mancato di rispetto. Ti chiedo perdono. Generali, alzatevi. Avete protetto la patria. Non avete colpe.
Se volete davvero redimervi, brindiamo insieme. Alla principessa. La principessa ha davvero un carattere straordinario. Il principe ereditario è fortunato ad avere una tale compagna. La principessa è intelligente e talentuosa. È un auspicio per il nostro Chu. Il principe ereditario è davvero fortunato. Per favore, non prendetemi in giro. Nell'esercito dobbiamo concentrarci sugli affari seri. Oggi godiamoci la festa. Seguirò la principessa fino all'ultimo bicchiere. King Jie, in passato sono stato cieco e stupido. D'ora in poi farò tutto il possibile per rimediare e trattarti con sincerità, sperando che un giorno tu possa accettarmi di nuovo. Guardate, guardate. Il principe ereditario tiene il bicchiere da un'ora. Non ha bevuto una goccia, ma i suoi occhi sono fissi sulla principessa. Che succede, principe? Non è il vino a ubriacarlo, ma la principessa. Non vedi che il principe ha occhi e cuore solo per lei? Dopo tutto questo tempo insieme, Feng Liye si è dimostrato responsabile, strategico, leale e coraggioso. Merita davvero il titolo di dio della guerra del grande Chu. Peccato che tra noi, fin dall'inizio, sia stato un errore. Attenta! Principessa, perdonatemi. Non era mia intenzione, ho solo perso il controllo. Questo, che succede? Cosa sta accadendo? Polso irregolare. Tossicità interna. Febbre alta e tosse con sangue. Attenzione, sigillate immediatamente l'accampamento. Disinfettate ogni angolo con alcol puro. Bruciate tutti gli oggetti toccati dal malato entro 3 giorni. Isolate chiunque sia entrato in contatto con lui. Presto! King Jie, cosa sta succedendo? È un'epidemia violenta, altamente contagiosa e pericolosissima. Rapporto. Principe, principessa, nell'accampamento è scoppiata una strana malattia. Decine di soldati sono già svenuti, tutti con febbre alta. Presentano sintomi di tosse con sangue. La malattia ha un periodo di incubazione di 7 giorni. Ora è esplosa improvvisamente. È un'epidemia. Si sta diffondendo ovunque. Appena superata la calamità dei volanti. Ora c'è un'epidemia. Principe, principessa, cosa dovremmo fare ora? Principessa, cosa intendi? Coprirsi naso e bocca può temporaneamente bloccare il contagio. L'alcol puro disinfetta e previene. Da oggi, finché l'epidemia non sarà sotto controllo, tutti nell'esercito devono seguire queste regole senza eccezioni. La cosa più importante è sigillare immediatamente l'intero accampamento. Non possiamo permettere che l'epidemia si diffonda in città e colpisca i civili. Se il Nord Qin approfittasse della situazione, Mo Cheng sarebbe in pericolo. Esercito, ascoltate! Sigillate immediatamente l'accampamento. Nessun soldato può muoversi senza ordini. Tutti devono coprirsi naso e bocca. Anche durante il riposo notturno non possono toglierlo. Chi disobbedisce sarà punito militarmente. Sì. Inoltre, bruciate tutti gli oggetti toccati dai malati. Nessuna negligenza. Isolate immediatamente tutti i contagiati. Nessuno può entrare in città senza il mio permesso. Cosa state aspettando? Fate come ha detto la principessa, subito. Principe, principessa, isolare i nostri fratelli malati. E vietare le visite significa abbandonarli. Chi ha detto che voglio abbandonarli? Tutti i malati. Li curerò personalmente io, Chu Qingje, oggi stesso. Io, Chu Qingje, giuro solennemente. Finché avrò un respiro, non mi arrenderò mai. Nessun soldato di Chu, nessun malato sarà curato personalmente da me, Chu Qingje. Principessa, assolutamente no. Questa epidemia è troppo pericolosa. La tua vita è preziosa, non puoi rischiare. Un solo errore, e noi non potremmo mai perdonarci. Principessa, capiamo la tua nobiltà, ma la tua sicurezza è fondamentale. Perché non lasciare che i medici si occupino dei pazienti? Tu puoi dirigere tutto dalla tenda. King Jie, questa situazione è estremamente pericolosa. Non ti può succedere nulla. Per curare i pazienti, manderò medici competenti. Tu resta nella tenda. Non fare un solo passo fuori. Esatto, giusto, principessa, hai ragione. Hai dimenticato che sono anche io un medico. Apprezzo la vostra preoccupazione, King Jie, ma come principessa devo proteggere tutti i cittadini. E come medico, curare i feriti è il mio dovere. Quindi, per dovere e per ragione, non posso tirarmi indietro. King Jie, so che hai un cuore da medico,
Ma questa malattia è grave. Non ricordi? Quando il generale Qin era in pericolo di vita. Tutti i cittadini erano impotenti. Ma io, Chukinje, quel giorno, l'ho strappato dalle grinfie della morte. Oggi troverò sicuramente un modo per affrontare questa epidemia. Quel giorno, la principessa ha davvero compiuto un miracolo, salvando la vita del generale Qin. Quindi, state tranquilli, prenderò tutte le precauzioni. E non mi farò male. Bene. Se insisti ad andare, affronterò tutto con te. Che sia preparare medicine o organizzare il personale. Sarò al tuo fianco. Anch'io voglio seguire la principessa. Anche se solo per trasportare medicine, non ti lasceremo. Affrontare il pericolo da sola. Il vostro campo di battaglia, generali, è nel nord. Con Qin che ci osserva minaccioso, se tutti venite a curare i malati. Chi difenderà la città di Mo? Proteggere la vostra posizione significa proteggere la vita di tutti. Non deluderemo le aspettative della principessa. Non c'è tempo da perdere. Prima preparerò una ricetta di base per stabilizzare le condizioni dei soldati. Poi studierò un metodo per una cura definitiva. Non deluderò le vostre aspettative. King Jie, riposati un po', hai lavorato tutta la notte. Io posso aspettare, ma i soldati nell'esercito no. Ogni giorno che anticipiamo. Nello sviluppare il farmaco, possiamo salvare un'altra vita. Ce l'ho fatta! Seguendo queste ricette, in meno di 3 giorni, i soldati guariranno. L'epidemia sarà sotto controllo. Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! King Jie. Presto, preparate questo farmaco con tutte le nostre forze e distribuitelo a tutti i pazienti. Fantastico, fantastico. Principessa, questa ricetta è geniale. Mi occuperò subito di tutto. Lascia fare a me. Tu concentrati sul tuo lavoro. Lascia fare a me. Il polso è molto più stabile di prima.
Ma il veleno nel corpo non è ancora stato eliminato. Per la prossima dose, aggiungerò 3 chian di radice di Coptis per purificare gli interni. La signorina, di nobile lignaggio, si è addirittura presa cura di noi rozzi soldati. Con le sue stesse mani. Una tale grazia, questo umile generale non potrà mai ripagarla. Ecco fatto. Riposati bene e guarisci presto. La gente di Mo Cheng ti aspetta ancora. Sei guarito. Fantastico, fantastico. Sei guarito. Bene, inchiniamoci alla principessa. Alzatevi, per favore. Principessa, l'epidemia nell'accampamento è stata completamente controllata. Il 90% dei soldati infetti è fuori pericolo. Questa epidemia è stata pericolosa. Senza il duro lavoro e l'abilità medica della principessa, noi non osiamo immaginare le conseguenze. Principessa, non solo hai salvato le vite dei nostri soldati, ma hai anche rafforzato il morale dell'esercito. La principessa ci ha ridato la vita. Noi, umili generali, siamo pronti a servirti con tutto il cuore. Avete lavorato duramente. La principessa ha lavorato giorno e notte e non si riposa da molto tempo. Sì, la principessa non ha dormito per 3 giorni. Siamo stati di disturbo. Siamo stati stupidi. Affidiamo il resto a voi. Assicuratevi che tutti i fratelli guariscano completamente. Sì. Ci. Chiudi gli occhi e riposa tranquillo. King Jie, mi dispiace, è stata una mia momentanea follia. Che ti ha fatto soffrire così tanto? Vederti in questo stato oggi mi spezza il cuore. D'ora in poi farò del mio meglio per rimediare. Zen, non chiedo il tuo perdono, ma solo che tu mi dia un'altra possibilità. Meglio che tu dorma. Sei stato troppo stanco in questi giorni. Dormi tranquillo. Feng Li è davvero un uomo degno di rispetto. Negli ultimi tempi, il suo desiderio di rimediare è stato sincero e visibile. Ma il rimorso può davvero sostenere l'amore? King Jie, ti sei svegliato. Come stai? Hai qualche disagio fisico? Sto bene, solo che ho dormito profondamente. Meno male. Questa epidemia è arrivata con forza e tu ti sei esposto al pericolo. Ho passato giorni e notti preoccupato se per caso fossi stato contagiato. Non avrei saputo cosa fare. A proposito, non trovi che questa epidemia sia arrivata in modo sospetto? Sospetto. Ho riflettuto più volte. Ho calcolato il periodo di incubazione di questa epidemia e ho scoperto il primo soldato che ha mostrato sintomi. Se si guarda indietro nel tempo, il momento in cui si è ammalato era proprio quando il generale Qin è stato gravemente ferito e le difese dell'accampamento hanno avuto una breve lacuna in quei giorni. Vuoi dire che questa epidemia non è un disastro naturale, ma un attacco deliberato? In questi giorni ho indagato.
e ho scoperto che dopo la ferita del generale Qin, tra le provviste catturate ai Qin del Nord, c'erano alcune provviste stranamente nuove. Dimmi, come possono le provviste catturate in battaglia non mostrare alcun segno di uso? La fonte di questa epidemia sono proprio queste cose, vero? Che furfanti i Qin del Nord, che piano subdolo e malvagio. Prima hanno ferito gravemente il generale Qin, poi hanno avvelenato il nostro accampamento. Quando l'epidemia avrà devastato il nostro esercito e perso tutta la sua forza, potranno approfittarne e attaccare. Che vigliaccheria! Fortunatamente, il generale Qin è stato ferito e non ha avuto tempo di controllare queste provviste e le ha portate direttamente alla residenza del generale. Così l'epidemia è rimasta nell'accampamento, senza colpire i cittadini di Mo City. Se questo piano avesse avuto successo, la nostra linea di difesa sarebbe crollata. E loro avrebbero potuto avanzare direttamente e conquistare Mo City. Allora, lasciamoli avere successo. Cosa? Ho capito, vuoi dire che dovremmo usare il loro stesso piano contro di loro? Ora il nemico è visibile, noi siamo nascosti. È il momento perfetto per contrattaccare. Bene, vado subito alla sala riunioni per pianificare la strategia. Fratello Ye, Yuner finalmente ti ha visto. Yuner era così preoccupata per te. Yuner, non stavi bene nel palazzo del generale. Cosa ci fai qui nell'accampamento militare? Yuner ha sentito che l'epidemia infuria nell'esercito. Yuner era troppo preoccupata per te. Ero in ansia giorno e notte per la tua sicurezza, senza riuscire a dormire o mangiare. Ecco perché sono venuta di corsa. Allora, principessa, il tuo cavallo deve essere stato davvero lento. Non ti si è visto durante il picco dell'epidemia. Ora che tutto è tranquillo, corri a mostrare quanto sei affezionata. Ora che tutto è tranquillo, vieni a recitare la parte dell'affetto profondo. Io, con l'epidemia così violenta, solo un idiota sarebbe venuto a morire. Ora che il pericolo è passato, non posso permetterti di avere Yejeje tutto per te. Yejeje può essere solo mio. Principessa, hai frainteso Yuner. Yuner non ha ritardato intenzionalmente, quel giorno. Ho sentito che tu e Yejeje siete partiti senza salutare, diretti all'accampamento militare. Quando l'ho saputo, ero fuori di me dalla preoccupazione. Avrei voluto seguirvi immediatamente. Ma purtroppo, le ferite che la principessa mi ha inflitto quel giorno non erano ancora guarite. Ecco perché ho tardato. Bene, a sentire te. Sarei io la colpevole. Io, la principessa. Avrei dovuto aspettare che la tua altezza si riprendesse completamente, prima di occuparmi della vita della gente di Mo City. Yuner non intendeva questo, Yejeje. Yuner vorrebbe stare al tuo fianco in ogni momento. Sarei venuta a tutti i costi. Come potrei farmi fermare da queste piccole ferite? E dall'epidemia? Yuner, stai attenta alle parole. Tra noi c'è solo affetto fraterno. Le tue parole sono decisamente inappropriate. Yejeje, sei ancora arrabbiato con Yuner? Quel giorno nel palazzo del generale, Yuner era davvero troppo preoccupata per le ferite del generale Qin. Nella fretta del momento, ho perso la misura e ho detto cose sconsiderate alla principessa. Principessa, Yuner ha già capito l'errore. Inoltre, quel giorno mi hai già punita. Spero che la principessa sia magnanima e perdoni Yuner. Questa volta. Smettila con questa falsa modestia. Io, la principessa, non ci credo. E tu, stai bene in compagnia di questo fiore che sa parlare. Io, la principessa, devo andare a discutere di affari di Stato. Yejeje. Oh, tu, Chukinje, hai usato la ritirata come attacco. Hai attirato Yejeje a preoccuparsi così tanto di te. E ancora ti opponi. Vediamo un po' cosa può fare un incapace come te. Che cosa potrei mai combinare? King Jie, aspettami. Uff, inaccettabile. Osate trattare così il fratello Ye? Non avete proprio il senso della misura. Area militare riservata. Vietato l'accesso ai non autorizzati. Che insolenza! Osate persino fermare me, la principessa Yun? Neppure con ordine della principessa, nemmeno se venisse l'imperatore in persona. I maleducati qui non entrano. E allora come mai quella Chukinje è potuta entrare? Perché è la principessa giù. Non solo questo è un campo militare, ma se Sua Altezza la principessa lo desidera, in tutto l'accampamento. Non c'è posto dove lei non possa andare. Ah, capisco. Chukinje fa leva sul suo titolo di principessa. Ed è per questo che gli altri la trattano in modo speciale. Io sono una principessa nominata personalmente da Sua Maestà. Vi ordino di scostarvi immediatamente. Questo è un campo militare. Noi obbediamo solo agli ordini militari. Sua Altezza, la principessa ci tratta con rispetto. Ma tu? Che sei solo una principessa nominale, senza sangue reale. Che non hai compiuto nessuna impresa. Osi fare la splendida qui. Ah, ma sentilo, osate paragonare me, una principessa, a quella principessa svampita? Non temete che io vi accusi del crimine di grave mancanza di rispetto? Dici che non ho compiuto imprese? E lei, Chukinje, che cosa ha mai realizzato? La principessa giù non ha realizzato niente. Fratelli, ho sentito bene? O forse questa cosiddetta principessa è solo una stupida?
Voi, rozzi bifolchi, osate umiliarmi in questo modo? Quella Chukinge ha solo avuto la fortuna di salvare il generale Qin e merita forse tutta questa ammirazione? Fortuna! La principessa Ju non solo ha salvato il generale Qin, ma ha anche sconfitto gli arroganti volatili del Qin settentrionale. In 3 giorni ha debellato l'epidemia, salvando la vita di tutto l'esercito. Se chiamate fortuna a simili imprese, allora mostrateci anche voi un po' di questa fortuna. Bravo! Chi ti credi di essere? Per permetterti di criticare la principessa Ju? Proprio! Questo è un campo militare, qui contano solo i meriti in guerra, non i titoli. Se vuoi fare la principessa, torna pure nella capitale. Sì, è meglio che te ne vai. Prima dicevano che questa cosiddetta principessa era così gentile e virtuosa, molto meglio della principessa Ju, ma ora si vede che non vale neppure un capello della principessa. Voi, Che confusione è questa? Che maniere sono? Saluti al giovane maestro. Forse gli addestramenti degli ultimi giorni non sono stati abbastanza faticosi. Se avete ancora energie per creare disordini qui. fratello Ye, Yuner non voleva creare disordini. Sono stati loro a impedirmi di entrare e a insultare Yuner. Yuner è solo preoccupata per te. Yuner, questo è un luogo militare strategico. Non è davvero il posto giusto per te. Ma ho visto che la principessa è venuta. Pensavo che potesse aiutarti. Quindi Yuner sicuramente può anche aiutare. Fratello Ye, ti assicuro che non ti darò fastidio. Torna indietro, Yuner. La situazione militare è urgente. King Ji è ancora nella tenda. Aspetta di discutere di questioni militari, non possiamo ritardare. Discutere di questioni militari? Come è possibile? Fratello Ye, vi sbagliate. La principessa. Come potrebbe capire di marcia e battaglia? King Ji ha già dimostrato il suo valore. Ora tutti i soldati nell'esercito la rispettano. Non solo è un'eccellente guaritrice, ma anche un'ottima comandante. Fratello Ye, stai scherzando con Yuner? La principessa Ju prima era chiaramente un incapace. Come è possibile? Yuner. In passato abbiamo davvero avuto dei pregiudizi. Quello che dicono i soldati è tutto vero. Avere King Ji al comando dell'esercito è davvero una benedizione per noi. Se è così, allora Yuner è tranquilla. Ma fratello Ye, se hai bisogno di Yuner per qualcosa, non esitare a chiedere. Allora Yuner si congeda per ora. Chukinge è davvero abile. Ma in pochi giorni è riuscita a conquistare il fratello Ye e questi rozzi e a renderli docili. Ma se vuoi comprare la loro lealtà, io ti farò cadere in disgrazia. Cosa succede fuori? Niente, è già stato risolto. Continuiamo a discutere. Qin del Nord. Volevano approfittare dell'epidemia nel nostro esercito per spostare segretamente le truppe. Ma il nostro esercito si è già isolato allo scoppio dell'epidemia. Quindi conoscono solo il momento dell'epidemia. Ma non sanno che ci siamo già ripresi. Questa è l'occasione perfetta per tendere una trappola. Con la velocità di marcia di Qin del Nord, arriveranno qui in meno di 3 giorni. 3 giorni sono sufficienti. Qui è vicino alla valle dove siamo accampati. Solo un fiume ci separa. Possiamo far credere all'esterno che l'epidemia sia fuori controllo, mentre segretamente spostiamo le truppe d'élite qui per tendere un'imboscata. Penseranno che il nostro esercito non possa più resistere, probabilmente. Attaccheranno da questa grotta più vicina. Allora potremo. Prenderli come pesci in una rete. Se vinciamo questa battaglia, potremo ripristinare il prestigio del nostro esercito, che il Nord Qin non osi più invadere. King Ji, hai pianificato tutto con maestria, guidando le truppe come un dio. Davvero mi hai conquistato il cuore. Basta, non mettermi sul piedistallo. I miei piccoli trucchi, di fronte a te, il grande generale che fa tremare il mondo, sono solo come insegnare al Papa a fare il prete. Quello che ha fatto rumore fuori dalla tenda oggi era Chueyun, vero? Vedendo che potevi partecipare agli affari militari, voleva mettere il naso. Ma le ho subito spiegato le conseguenze e ho risolto la situazione. Principe ereditario, principessa. Cosa c'è? La principessa Yun ha preparato un banchetto, dicendo di volersi scusare per l'offesa di oggi pomeriggio. Con i soldati e vi invita particolarmente principe e principessa. Se ha davvero questa consapevolezza, allora l'ho sottovalutata. Ma temo che non ci sia né buon vino né buon banchetto. Andiamo, fratello Ye, vediamo un po'. Questa tua sorellina così ben organizzata. Che spettacolo sta preparando questa volta? Ehi, King Ji, ehi.
Chukinge, dopo stanotte sarai considerata una sgualdrina disprezzata da tutti, e allora vedremo se continueranno a venerarti come una dea. Il fratello Ye e il titolo di principessa consorte saranno solo miei. Venite. Che principessa Yun. Banchetto per scusarsi. Lei non si fa vedere. Che significa? Ma forse ha esagerato oggi pomeriggio e ora si vergogna. Bah. Secondo me, nel profondo, ci disprezza, noi soldati. Queste scuse, ma sono proprio. Questa principessa è lontana anni luce dalla principessa Ju. Beviamo, alla salute. Forza, beviamo. Principe ereditario, principessa. King Jie. Io con Yuner. È solo per il debito con sua madre. Che le ho dato attenzioni speciali, nient'altro. Non c'è bisogno che mi spieghi, principe. Dopotutto, tra noi, non c'è nulla di personale. Io. Questo atteggiamento sarà gelosa. Oh, guarda, è la principessa Yun. Che bellezza straordinaria. Bella sì, ma lontana dalla principessa Ju. Esatto, la principessa Ju è incomparabile, nessuno può eguagliarla. Chukinge non sa se Daoi. Questi rozzi guerrieri, vedendo il tuo comportamento sfrontato, ti considereranno ancora una dea? Bene, davvero bene. Yuner vi ha fatto aspettare a lungo. Yuner sa di aver avuto un comportamento inappropriato questo pomeriggio e ne è profondamente turbata. Per esprimere le sue scuse, ha preparato un banchetto e una danza per tutti voi. Spera che possiate perdonarla. La principessa è troppo gentile. Principessa. Yuner è stata cieca, non sapeva che la principessa fosse così talentuosa. Questo bicchiere di vino, Yuner lo offre a te. Spero che la principessa possa perdonarmi. Questo sapore, una tale dose di afrodisiaco. Chueyun, hai davvero tirato fuori il grosso. Se non fossi esperta di medicina, sarei caduta nella tua trappola. Dato che ti sei offerta, non puoi biasimarmi. Ah, è la principessina Yun. Pensavo fosse la prima cortigiana di qualche bordello. Vestita in modo trasparente e provocante. Con questo abbigliamento non sembri venuta per esibirti, ma piuttosto per compiacere gli uomini. Tu. Fratello Ye, no, sono davvero venuta per scusarmi. Non ho alcun'altra intenzione. Questa principessina Yun è venuta per scusarsi. È chiaro che ha altri piani. È venuta per sedurre il giovane maestro, vero? Vestita in modo così provocante. Tra balli e moine. Con la principessa Ju, la legittima moglie, seduta accanto. Ci prendono forse per stupidi? Non avrei mai detto che fosse una volpe maliziosa. Che schifo. Questi villani insolenti osano parlare di me così per Chukinge. Quando sposerò fratello Ye e diventerò la moglie del giovane maestro, farò pagare cara a questi villani la loro insolenza. Dato che la principessina si è umiliata.
a fare la danzatrice per scusarsi. Se rifiutassi, sembrerei meschina. Chukinje o Chukinje. In questo vino ho messo una dose abbondante di afrodisiaco e in più ho preparato una sorpresa speciale per te. Stanotte ti farò cadere in disgrazia. La generosità della principessa mi riempie di gratitudine. Per dimostrare la mia sincerità, ho preparato un regalo speciale per la principessa. Spero che la principessa non disdegni. Oh cielo, ma che scandalo è questo? Ma cosa significa tutto questo? Ho sentito che alla principessa piace assistere a esibizioni di uomini robusti. Yuner ne ha scelti alcuni con cura, apposta per la principessa. D'ora in poi si esibiranno ogni giorno davanti a te. Sono certo che ti faranno sempre felice. Avanti, venite a salutare la principessa. Servirla è un onore, un privilegio che non meriterete in 1000 vite. Inchiniamoci alla principessa. Dicono che sia un'offerta artistica, ma chi non vede che sono amanti maschi? Oh, si dice che la principessa Ju, in gioventù, fosse piuttosto licenziosa con gli uomini. Con il principe ereditario presente, che scandalo! La principessa Ju ha indubbiamente grandi talenti. Anche in battaglia, il suo coraggio non è da meno a quello di un uomo. Ma questa volta ha davvero esagerato. Chukinje, non è forse la reputazione che ti fa guadagnare consensi? Oggi, davanti a tutti, scoprirò la tua vera natura dissoluta. Sebbene siano roba marcia fino al midollo, almeno hanno un bel aspetto. È vero che avete la sifilide? Sì, mia signora, in tutta Mo City. Non troverete persone più sporche di noi. Bene, stanotte voi 3 sarete il mio regalo per Chukinje. Le darò abbastanza afrodisiaco. E voi 3 non trattenetevi. Ma la principessa Ju è pur sempre di sangue reale. Se osassimo, temiamo di finire a pezzi. Che paura avete? Chukinje non fa distinzioni. E con il vostro aspetto, di certo non vi rifiuterà. Inoltre, io le ho regalato artisti rispettabili. Se poi non resiste alla solitudine e finisce a letto, di chi è la colpa? Quando si ammalerà, la famiglia reale ne sarà disonorata. E la ripudieranno. Anche se morisse, per evitare scandali, nessuno parlerebbe. Certo. Se dovesse morire, avrete una ricompensa generosa. La principessa è così premurosa. In tal caso, non posso rifiutare. La principessa l'ha davvero accettato? Che posizione lascia al principe ereditario? Che posizione? Come può fare così? Cosa le succede? La principessa Ju. Oh, guarda questa principessa. Se n'è andata infuriata, vero, principe? Oh, davvero? Fratello Yi è furioso, Chukinje. Quando vedrà la tua vera natura, ti abbandonerà senza esitazione. Kiaoer, non mi sento bene. Portami indietro. Sembra che il farmaco stia facendo effetto. Oh, hai appena preso quei ragazzi e già vuoi tornare? Che scandalo! Non vedi l'ora di tornare. Questa persona è davvero scandalosa. Strano, ho le vertigini e mi sento molto accaldato. Forse il vino era troppo forte.
Ruer, aiutami a tornare. Principessa, stai attenta. Principessa, cosa ti succede? Credo di aver bevuto troppo. Vai subito a controllare Chukinje, stanotte. Sarà sicuramente sola e disperata, qualunque cosa faccia. Vai subito a informare fratello Ye. Ma principessa, la tua salute? Non riesco proprio a stare tranquillo. Basta chiacchiere, vai stanotte. È la mia unica opportunità. Fratello Ye deve vederlo con i suoi occhi. Vai, principessa. Allora stai attenta da sola. Oddio, ne ha presi 3 in una volta. Vado subito a informare il principe. Chukinje ha davvero accettato quei ragazzi? Allora, ai suoi occhi, cosa sono io? Un oggetto da calpestare a piacere? Non riesce davvero a vedere i miei sentimenti per lei? Forse dovrei andare a controllare la principessa. Non andare! Cosa vuoi vedere? Come si diverte con quei ragazzi? Si sta godendo la vita. Chukinje, donna senza cuore. Il signore ci tiene così tanto, ma fa il duro. Ma se lasciamo che la principessa faccia come vuole, anche se tutto sembra irrimediabile. Signore, forse dovrei andare a controllare la principessa. Non andare. E se la principessa? Non oserebbe. Ma la principessa ha bevuto molto stanotte. Forse è ubriaca. Forse non sa nemmeno cosa sta facendo. Principe, ho visto 3 ragazzi entrare nella tenda della principessa. E ho sentito suoni indecenti. Cosa? Signore, calmati. Cosa fai? Sembri voler divorare qualcuno. Quindi non sei? Niente. Principessa, non stavi male? Perché sei qui a giocare a scacchi? Se non avessi detto di stare male, come avrei potuto sfuggire a quel banchetto? Un'occasione noiosissima, piena di trappole. Dovevo restare lì, aspettando di essere intrappolata? Trappole. Altrimenti, pensavi che la nostra principessa si sarebbe davvero interessata a quei ragazzi? Quindi quei ragazzi non hanno mai attirato l'attenzione della principessa? Certo che no. La nostra principessa non è così superficiale. Dopo tutto questo tempo insieme, non l'avete ancora capito? Inoltre, la principessa non farebbe mai una cosa così scandalosa in pubblico. Non è una sciocchina, anche se volesse? Da come parla, sembra che tu ti sia davvero interessata a quei ragazzi. Non è questo che intendo. Quei ragazzi sono già stati mandati via dalla principessa. La nostra principessa è sempre stata riservata con le guardie. Figuriamoci con quei ragazzi. Quelle voci scandalose sono sicuramente opera di qualcuno che vuole incastrarla. Quindi quello che è successo oggi è stato tutto un complotto della principessa Yun per incastrare la principessa? Fermati. Hai detto che la principessa ha favorito quei ragazzi e che hai sentito la principessa con loro fare dei rumori scandalosi. Principe, non lo so, ma l'ho visto con i miei occhi. 3 ragazzi sono entrati nella tenda della principessa. Forse mi sbagliavo. Principe, abbi pietà. Ti sbagliavi. Allora nella prossima vita, cerca di avere occhi più attenti. Ehi, voi, portatela fuori e frustatela a morte. Principe, abbi pietà. Allora, non hai nulla da dirmi? I tuoi uomini mi hanno teso una trappola. Hanno drogato il mio vino. Cosa dovrei dire?
Drogato? Il vino che mi ha offerto era pieno di afrodisiaco. Ho semplicemente scambiato i nostri bicchieri. Di posto. Impossibile. Yuner non farebbe mai una cosa del genere. È impossibile. Quel bicchiere è ancora lì sul tavolo. Puoi chiedere a qualcuno di prenderlo. E per quanto riguarda quei ragazzi che ha preparato con cura per me, li ho mandati direttamente a lei. In questo momento. Dovresti preoccuparti per lei. Principessa Yun ha bevuto quel vino drogato. Di nuovo in una stanza con 3 attori maschi. Ho paura. Non voglio morire. Non voglio finire come Ruer. Chi fa del male finisce per farlo a se stesso. Di cosa hai paura? La principessa Yun se l'è cercata, ma è una persona a cui tiene il principe ereditario. Sua madre ha anche salvato la vita alla moglie del duca. Il principe ereditario ha giurato sulla tomba di sua madre di proteggere la principessa Yun per tutta la vita. Se il principe ereditario si infuria, temo che... Feng Lie vuole ripagare un debito. Che c'entro io? Lui vuole ripagare un debito. Perché io dovrei subire? Dall'inizio alla fine. Che colpa ho? Sono loro che hanno tramato passo dopo passo, facendoci del male. Chueyun e l'altra hanno iniziato a fare del male. Il destino che hanno ora, se lo sono cercato. Io, Chu Qingje, non sono certo una santa. Kiao Er. Se oggi avessero successo, che fine faremmo? Temo che sarebbe peggio di Ruer. Molto peggio. Signore, siamo arrivati tardi. È già successo. Abbi pietà, principe. È stata la principessa a gettarsi su di noi. Non è colpa mia. Siamo venuti per salutare la principessa su ordine della principessa. Ma all'improvviso la principessa... Principe, è stata la principessa a chiamarci. Ha detto che se avessimo disonorato la principessa, che sia per una malattia o per essere stata violentata. Zitto, zitto. Via. Chi ti ha permesso di entrare? King Jie. So che anche tu sei stato incastrato, ma per ora è meglio che te ne vada. Chu Qingje. Ti ucciderò, piccola carogna, ti ucciderò. King Jie. Principessa. King Jie, sei ferita. Lasciami. Chu Qingje mi ha ridotta così. La mia vita è rovinata. Zitto, Chueyun. Fratello Ye, proteggi Chu Qingje, questa donna malvagia. Mi ha ridotta così. Uccidila. Ti ho rovinato. Se non avessi avuto cattive intenzioni, mettendomi droghe nel vino e organizzando questi attori maschi, non avresti raccolto ciò che hai seminato. E allora, tu, Chu Qingje, sei di natura licenziosa. Con chi dormi non fa differenza. Gli attori che ti ho preparato non sono forse perfetti? Dovresti essere contenta di essere usata da loro fino alla morte. Chueyun. Come puoi dire parole così crudeli? Hai tramato contro di me. Hai raccolto ciò che hai seminato. E ora insulti anche King Jie. Vuoi mettere King Jie in una situazione disperata? Come hai potuto diventare così? È lei, Chu Qingje, che mi ha rovinato. Hai inventato bugie così a lungo che ci hai creduto anche tu? Tutte quelle voci che mi diffamavano, quale non è uscita dalla tua bocca? Io sono una ragazza pura e innocente. Ma tu hai sparso voci su di me per anni, facendomi diventare la donna più indecente di tutto il Chu. Come osi dire che ti ho rovinato? Principessa, hai ancora una ferita alla spalla? Vai a curarti. Portate la principessa a curarsi. Sì, principessa, vai piano. Andiamo. Fratello Ye, non puoi andartene. Non puoi trattarmi così. Mi avevi promesso che mi avresti protetto. Ridicolo. Ho davvero pensato che volesse ricominciare da capo. Tra me e lui c'è sempre stata Chueyun. Ricominciare era solo un'illusione. Chueyun.
Dopo tutto questo, osi ancora insultare King Jie? Mi sbagliavo su di te. Ho fatto tanti errori. E tu non hai ancora rimorsi. Fratello Ye, non mi hai mai parlato così, Yuner. Non vuoi più Yuner? Yuner può darti tutto, fratello Ye. Yuner può darti tutto, fratello Ye. Basta. Non vuoi Yuner? Ti fa schifo Yuner, vero? Tra te e Yuner non c'è più speranza, vero? Chu Wei-yun, non ho mai pensato che fossi sporca. Ma se il cuore di una persona è sporco, allora non c'è più speranza. Non ci credo, tu sei proprio. Chu Wei-yun, te lo ripeto. Tra noi c'è solo affetto fraterno. Fratello Ye, non voglio essere tua sorella. Dopo tutti questi anni, non riesci davvero a vedere i miei sentimenti? Non voglio essere tua sorella, voglio essere la tua donna. Voglio essere la tua principessa, voglio essere la tua donna. Basta, Chu Wei-yun. Te lo ripeto ancora una volta. Ascolta bene, tra noi c'è solo affetto fraterno. Nient'altro. Fratello e sorella? Chi vuole essere tua sorella? Da quando mia madre è morta cadendo dal balcone per salvare tua madre. E io sono stata affidata alla residenza del duca. Yuner, nel profondo del cuore. Mi sono sempre considerata tua. Proprio per questo debito di gratitudine. Ho sempre protetto te come un fratello maggiore. Se non fosse per questo debito di gratitudine, nel momento in cui hai ferito King Jie, ti avrei tolto la vita con le mie mani. Chukinje, ancora Chukinje. Quella piccola Chukinje, cosa ha di così speciale? Prima la odiavi. Sai perché la odiavo all'inizio? Non lo sai nel tuo cuore. Se non fosse per le tue calunnie, come avrei potuto fraintenderla? Ma ora sono innamorato di lei, è mia moglie. Per tutta la vita la amerò e la rispetterò, non la tradirò mai. Per tutta la vita, mai. E io allora? Cosa valgono per te tutti i miei sentimenti in tutti questi anni? Chu Wei-yun. Provo solo affetto fraterno per te. Considerando il legame tra le nostre famiglie, io e la residenza del duca ti garantiremo onore per tutta la vita. Se ti comporterai bene, la residenza del duca ti darà il rispetto che meriti. Se continuerai a diffamare, non avrò pietà di te. Che bella promessa di non tradire mai. Che bella promessa di non avere pietà. Feng Lie. Se non hai sentimenti per me, allora non lamentarti se non ne avrò per te. Feng Lie, non vi vantate del vostro amore? Allora vi farò provare il dolore di perdere l'amore come ho fatto io. Tutta l'umiliazione che mi avete inflitto oggi, ve la farò pagare con la vita. King Jie, sei sveglia? King Jie, so che sei ancora arrabbiata con me. Ieri sera ho sbagliato, lo ammetto. Ma sono preoccupato per le tue ferite. Quindi ti ho portato della medicina. King Jie, se non accetti, entrerò direttamente. Feng Si. Principe ereditario. Dov'è la principessa? La principessa ha detto che le truppe nemiche del Nord Qin arriveranno all'imboscata tra 2 giorni. Quindi all'alba è partita leggera per il fronte. Cosa? Chi ti ha dato il coraggio di lasciarla andare? Mio signore, la principessa mi ha minacciato, dicendo che se l'avessi fermata ho avvisato.
si sarebbe rifiutata di farsi curare. Non osavo mettere a rischio la sua vita. Idiota! Prepara subito i cavalli. Ordina che tutti gli affari militari siano gestiti temporaneamente dal generale Kin. Procedete come pianificato. Io vado avanti. Sì. Vai, Feng Lie. Aspetta solo di unirti a Chukinje e alla sua dolcezza, per diventare fantasmi sotto le spade del Nord Kin. Il principe ha ordinato di preparare i cavalli. Perché sei tu a portare l'ordine? La situazione è urgente. Se ritardate, potreste affrontare le conseguenze. Feng Lie, Chukinje. Non siete così uniti? Non combattete insieme? Ora consegnerò tutti i vostri piani militari al Nord Kin. Vediamo se voi due innamorati riuscirete ancora a promettervi eterno amore. Feng Lie, Chukinje. La valle dell'imboscata del Nord Kin sarà la vostra tomba. Quando l'esercito del Nord Kin arriverà qui, potremo tendere l'imboscata. King Jie. Saluto il principe. Anche tu sei arrivato. King Jie, come hai potuto agire da sola? Sei ferita. Come puoi sopportarlo? King Jie, smettila di essere arrabbiata con me. Andatevene per ora. Sì. Non preoccuparti, principe. Sono un medico. Questa ferita è insignificante. Oggi al fronte. È proprio quello che avevamo concordato inizialmente. Ho solo anticipato di 2 ore. Non è per fare il capriccio con te. King Jie, dobbiamo davvero parlare così tra di noi? Principe, l'esercito del Nord Kin è a solo 2 giorni di marcia da qui. Ti prego, parliamo solo di questioni militari. Non parliamo più di questioni personali. King Jie, la nostra relazione finalmente si era un po' ammorbidita. Ora dovremmo tornare a essere estranei. King Jie, tu. Lasciami andare. Tu. King Jie. Questo è il miglior unguento per ferite dell'esercito. È miracoloso per la guarigione. E per eliminare le cicatrici. Prima applicalo. King Jie, so che sei ancora arrabbiata, ma la tua ferita non può aspettare. Prima ti applico l'unguento. Parliamo seriamente. Accetto l'unguento, se non c'è altro. Vai via. Ho molte cose da fare. Feng Lie. Sei un maledetto. Lasciami andare. Prima cura bene la ferita, altrimenti niente discussioni. Sei davvero senza vergogna.
King Jie, so che sei ancora arrabbiata. Ho sbagliato. Non avrei dovuto fidarmi di Chu Weiyun, mettendoti in pericolo. E non avrei dovuto farti soffrire così a lungo, portando a questa situazione tra di noi. King Jie, spero che non te la prenda con la tua ferita. Ti applico l'unguento, con delicatezza, ok? Chi ti ha detto di applicarlo? Sono un medico io stesso. Conosco il mio corpo meglio di chiunque altro. Non c'è bisogno che il principe si preoccupi. Questa ferita non la puoi curare da solo. Non fare l'eroe. E dici che non è grave. King Jie, so che mi odi, mi rimproveri. In passato sono stato un idiota, non sapevo apprezzare. Da oggi in poi ti tratterò con il doppio della gentilezza. Non ti farò soffrire. Ti ho fatto male. Sei sfacciato. King Jie, io sono solo preoccupato per te. La medicina è stata applicata. Il principe ereditario deve andare. Allora riposati bene, se hai bisogno di qualcosa. Fammi chiamare da Kiaoer in qualsiasi momento. King Jie, lo so, hai ancora dei nodi al cuore. Non ti forzerò. Questa volta. Non ti lascerò andare in nessun caso, sarò io ad aspettarti. Chu Kinge. Come fai a essere così senza spina dorsale? King Jie, ho riflettuto a lungo, questa volta guiderai l'assalto alle retrovie del King del Nord. È comunque pericoloso, non posso lasciarti affrontare il rischio da solo. Vengo con te, gli affari militari restanti saranno gestiti temporaneamente dal vice comandante. No, sei il comandante in capo del nostro esercito, il cuore delle 3 armate. L'esercito del Nord per ora non è necessario, ma la situazione può cambiare in qualsiasi momento. E solo tu, seduto in mezzo all'esercito, puoi stabilizzare la situazione, adattarsi alle circostanze. Proprio perché la situazione è pericolosa, non posso lasciarti affrontare il rischio da solo. Le vite di tutto l'esercito dipendono solo da te. Loro hanno più bisogno di te di me, e inoltre, non andrò da solo. E tu, qui, sei il mio sostegno più solido. King Jie, ricorda lo scopo di questa missione. È bruciare le provviste e raccogliere prove. Se le cose non vanno bene, devi proteggerti, anche se il King del Nord è già sotto il nostro controllo. Ma bisogna stare attenti a tutto. Appena avrò sistemato gli affari militari, verrò subito a prenderti. Va bene. So come comportarmi. King Jie, stai attento a tutto. Ti aspetto qui. MMH. Via. Cosa succede? Perché sono così inquieto? Signore, è successo qualcosa. Cosa succede? Spiegati bene. Ho appena intercettato un messaggio segreto del King del Nord. Non so come abbiano scoperto tutti i nostri dispiegamenti. Ora non solo sono completamente in allerta, ma hanno anche teso un'imboscata al quartier generale. La squadra d'assalto che abbiamo inviato probabilmente non tornerà. Cosa? King Jie, spedisci immediatamente rinforzi al fronte. Feng Si guiderà la squadra come per soccorrere la squadra d'assalto. Sì.
Tutti agiscono secondo il piano. Voi siete responsabili di bruciare le provviste. Mi infiltro nel quartier generale del comandante del Nord Kin per raccogliere informazioni. Se incontri pericolo, la priorità è salvare la vita. Principessa, è troppo pericoloso per te viaggiare da sola. Permettimi di accompagnarti. Per raccogliere informazioni, meno persone ci sono, meglio è. Troppe persone sono un peso. Inoltre, secondo le informazioni che abbiamo, il giovane comandante del Nord Kin e le sue truppe d'élite sono tutti al fronte. Ora l'accampamento è scarsamente difeso. Mi prenderò cura di me stessa. Ma non ci sono ma. È un ordine militare. Dopo il successo, ci incontreremo a 10 miglia a sud dell'accampamento. Agiamo. Principessa. Veloce, andiamo. Dannazione, è una trappola. La principessa del grande Chu Kinje. Ti stavo aspettando da tempo. Chu Kinje, finalmente sei nelle mie mani. Questo è l'intero piano di battaglia del grande Chu. Tu sei del grande Chu. Perché mi aiuti? Perché voglio Feng Lie. E la persona che ama, Chu Kinje. Tutti morti senza tomba. Siamo in inferiorità numerica e il nemico è ben armato. Se combattiamo ora, sarebbe come lanciare uova contro pietre. Solo con l'astuzia possiamo avere una possibilità. Il giovane maestro ha teso questa trappola. Solo per catturare una piccola donna come me. Sono davvero onorata. Piccola donna. No. Come puoi considerarti una ragazzina? Si dice che la nona principessa del grande Chu sia intelligente, coraggiosa e di straordinaria bellezza. Oggi che ti vedo, la fama non mente. Giovane maestro. Che cazzata di intelligenza e coraggio. Lei, Chu Kinje, non è altro che un sacco vuoto. Sono solo piccoli trucchi da 4 soldi. Chu Kinje, sei sempre stata un sacco vuoto. Invece di fare la reclusa e la moglie abbandonata, devi venire nell'accampamento. A fare l'eroe? Meriti tutto quello che ti sta succedendo. Te lo sei cercato. A sentire questa ragazza, sembra che siamo vecchie conoscenze. Che cosa sei? Come osi dire che siamo vecchie conoscenze? Allora, chi è questa dea? Nascondersi e non mostrarsi. Sembri un topo che vive nelle fogne. Anche se sono in difficoltà, Chu Kinje è sempre onesta e leale. Meglio di qualcuno che non si fa nemmeno vedere. Chu Kinje, i tuoi tentativi di provocazione non funzionano con me. Credi ancora che i tuoi trucchetti possano salvarti la vita? HMPH, per quanto nobile tu sia stata in passato, ora sei caduta nelle mie mani. Sei diventata la mia preda. Il modo in cui ti comporti, ragazza, mi ricorda la principessa Yun del grande Chu, altrettanto indegna di vedere la luce. Piccola carina. Ancora insolente alla fine. Vediamo come ti sistemo. Anche questo modo di fare disperato le assomiglia molto. Vediamo se sotto questo velo c'è la mia vecchia conoscenza. Hai un caratterino vivace, piccola, ma mi piace. Principessa, si dice che tu sia astuta, hai sconfitto i nostri bei Kin.
E poi hai curato l'epidemia dell'esercito Chu. Ora sei qui con i tuoi sottoposti a invadere il nostro accampamento Bei Kin. Con tante abilità, perché perderti? Con una semplice donna del mio esercito? Basta, lascia che questa piccola carina si goda ancora un momento. Questo è l'accampamento Beikin, e il nostro giovane signore odia Chukinje. Non la risparmierà certo. Senza dubbio, questa è Chu Wei-yun. Non avrei mai pensato che fosse lei a tradire i nostri segreti militari. Prima cosa, usciamo da questa situazione. Giovane signore, mi lodi troppo. Mi vergogno. Per quanto abbia tramato, ora sono la tua prigioniera. Che eroina coraggiosa, che tempra, che spirito! In una situazione simile, hai ancora il coraggio di scherzare con me. Ma principessa, credi davvero che non sappia che stai guadagnando tempo? Aspetti che i tuoi ti salvino? Peccato. In questo momento. Probabilmente sono già sulla strada per l'aldilà, insieme. Hai coraggio, hai spirito. Ahi. Donnine, cosa ci fate con le spade? Se la principessa insiste per incontrarli, posso esaudire questo tuo desiderio, vista la tua bellezza straordinaria. Posso lasciarti un cadavere intatto. Giovane signore, MMH. Il giovane maestro del Nord Kin è davvero un eroe, ma è anche un vero e proprio avido di donne. In tal caso, meglio approfittarne, attirarlo a sé e farlo abbassare la guardia, per poi ucciderlo al momento opportuno. Giovane maestro. Non mi aspettavo che il giovane maestro fosse così interessato alla modesta bellezza di King Jie. È davvero un onore. Non mi aspettavo che la principessa fosse non solo bellissima, ma anche così affascinante. quella piccola civetta di Chukinje è davvero sfacciata. Feng Lie, dovresti vederla con i tuoi occhi. Questa è la donna che ami così tanto, frivola e sfacciata. Senza vergogna. Le nostre truppe sono ben guardate, è solo una donna. Non credo possa combinare guai. Bene, il giovane maestro del Nord Kin ha avuto molte donne, ma non ha mai avuto una principessa nemica sul campo di battaglia. Ehi, porta il mio ordine, tutti si ritirino. Senza il mio ordine. Qualsiasi rumore sentiate, nessuno si avvicini. Sì. Quella piccola civetta di Chukinje è riuscita davvero a sedurre il giovane maestro del Nord Kin. Basta, Chukinje. Goditi ancora un po' questo momento. Voglio vedere quando Feng Lie saprà che la donna che ama si è concessa al giovane maestro nemico per sopravvivere. Che faccia farà? Bella, ora siamo soli. Principe. Vuoi davvero farlo con i vestiti addosso? Giusto, sono impaziente. Aspettami un attimo, bella. Piccola civetta. Sapevo che era una finta resa. Guardie, guardie. Giovane maestro, hai dimenticato? Hai dato tu l'ordine. I tuoi uomini non si avvicineranno fino all'alba. King Jie se ne va per prima. Guardi. Branco di incompetenti. Venite qui tutti. Giovane maestro, giovane maestro.
quella piccola civetta di King Jie, mi ha pugnalato ed è scappata. Cercatela. Trovatela prima dell'alba, se no. Vi taglio la testa. Sì, via. Sì, cercatela tutti. Chukinje, piccola civetta. Ti farò desiderare di morire, ma non potrai. Questi barbari del Nord King sono davvero duri. Ho sferrato un colpo. Eppure non sono riuscito a finirlo. Gli eventi di oggi sono pieni di mistero. Come hanno fatto a scoprire i nostri segreti militari? Quei soldati che hanno combattuto con me fino alla morte. Sono io, Chukinje, che li ha delusi. Quando tornerò a Chu, mi prenderò cura di voi. Scappa. Non scapperò più. Ti ho detto che non puoi sfuggire al mio palmo. Inizialmente, considerando la tua bellezza, volevo lasciarti un cadavere intatto, ma non hai apprezzato il favore. Grazie mille, giovane maestro. Cosa? Vuoi ancora usare quella strana tecnica di pressione per farmi male? Ascolta. Ora che lo so, non mi farai più neanche un graffio. Quindi il traditore è Chu Weiyun. Questa mossa, dopo essere arrivato in questo mondo, l'ho usata solo davanti a lei. Arrogante, piccolo miserabile. Come osi gridare davanti alla mia principessa? Fa male. Cosa hai fatto? Questo punto di pressione ti farà soffrire fino alla morte. Hai osato ferire i miei uomini? È solo un piccolo avvertimento. Chukinje, che altre mosse hai? Mostramele tutte. Lascia che ti dica. Quei tuoi trucchetti. Li conosco già tutti. Off. Oggi morirai sotto la mia spada. Bastardi del Nord Kin, avete osato ferire il mio Kinje. Feng Lie, piccolo miserabile. Chi ti ha permesso di venire qui? È Feng Lie, il dio della guerra di Shu. Feng Lie, come mai è qui? Non dovrebbe essere al fronte? Feng Xi, vado a cercare Kinje. Tu porta i soldati ad agire separatamente. Dopo aver distrutto l'accampamento del Nord Kin. Sì, vieni subito a sostenermi. Avanti, seguitemi. Avanti. Zitti, branco di inutili. Di cosa avete paura? È solo uno. Uccidetelo. Feng Lie. Uccidete. Non essere arrogante. Che importa se sei il dio della guerra di Chu? Ora sei solo. E io ho con me l'elite del Nord King. Se osi fare il furbo, farò in modo che la tua amata muoia. Lasciala andare. Prendi me come ostaggio. Feng Lie. Credi davvero che io sia uno stupido? Lei è la principessa Ju, la preferita dell'imperatore del grande Chu. Chukinje vale molto più nelle mie mani. Di te, testardo. Allora cosa vuoi? Molto semplice. Se sei disposto a venire da solo nell'accampamento del Nord King per lei. Immagino che la tua vita non abbia più importanza. Quindi, una vita per una vita. Non possiamo affrontarli. L'elite del Nord Kin è tutta qui. Secondo i calcoli, Feng Xi e gli altri arriveranno qui. In meno di un tè. Devo solo tenerli a bada. Aspettiamo che arrivi Feng Xi per uscirne. Bene. Feng Lie, io, la principessa, non lo permetto. Ti ordino di andartene subito. Zitta.
Bello, davvero una bella coppia innamorata. Mi viene quasi da piangere. Peccato. Ho promesso a qualcuno di non rendervi la vita troppo facile. Chi te l'ha chiesto? Non credo tu sia in grado di farmi domande. 3 coltellate, 6 buchi. Fallo da solo. No, Zitta. no. Non hai il coraggio? Se non lo fai, queste 3 coltellate le darò. Alla tua amata dalla pelle delicata. Non toccarla. Vieni contro di me. Bene, che coraggio. Allora, prego. La nostra. Grande battaglia. No, Dio no. Fenglie. No. King Jie, ti devo molto. Fino ad ora. Non ti ho mai fatto una scusa formale. Se la mia vita può salvarti, non potrei chiedere di meglio. Questo colpo mi ripaga della notte di nozze. Quando ho quasi strozzato te 3 volte, la tua disperazione e la tua lotta. Me ne pento ancora oggi. Il soldato sulla destra ha un passo vacillante. Chiaramente non si è ancora ripreso dalle ferite. È un'opportunità per sfondare. Cosa succede? Signor giovane maestro, all'improvviso ho un dolore lancinante al ginocchio. Probabilmente è una vecchia ferita non guarita. Ecco perché. Inutile. Tornerai e sarai punito secondo la legge militare. In questa posizione, il giovane maestro del King del Nord è a 10 passi da me. Se riesco a colpire con un solo attacco, posso sfondare. Fenglie, continua. No. King Jie, questo secondo colpo è colpa mia per aver favorito Chu Wei-yun. Ogni volta che ti ho fatto del male e ti ho lasciata piangere da sola, è colpa mia per essere stato cieco e stupido. Fenglie. Ti ho perdonato. Non fare così. King Jie, anche se mi perdonassi davvero, io non potrei mai perdonare me stesso. Questo terzo colpo è colpa mia. Per averti fatto sanguinare e piangere. Per averti abbandonata, Fenglie. Se ci sarà un futuro, io sicuramente. Fenglie. Ascolta. Che suono meraviglioso. Perché piangi? Ridì, per il tuo re. Fenglie. Non avrei mai immaginato che anche tu avresti avuto un giorno come questo. Ah, non eri tu il dio della guerra del grande Chu? Non eri tu l'invincibile? Ah. In tutti questi anni, i miei soldati del King del Nord hanno sofferto umiliazioni sotto le tue mani. Hai mai pensato che sarebbe arrivato questo giorno? Come un cane randagio, sotto le mie mani. Scodinzolando e implorando pietà. Ah. Gli uccelli volano via spaventati dai cespugli a nord-ovest. I rinforzi sono arrivati. Giovane maestro, è terribile. L'esercito Chu sta per attaccare. Cosa dici? Un'elite dell'esercito Chu ha distrutto il nostro accampamento. Ha distrutto tutte le provviste. Le nostre perdite sono pesanti. Stanno per arrivare qui, giovane maestro. Dobbiamo scappare subito. Fenglie. Non immaginavo che avesse ancora una carta da giocare. Bene, oggi ucciderò entrambi voi due. Faremo una coppia sfortunata sulla strada per l'aldilà. Quando ti sei avvicinato così tanto a me, mio re, Ora non hai il diritto di farmi domande. annientare i banditi del Nord Qi. Uccidere.
Fenglie. Fenglie, svegliati. Non ti permetto di... King Jie. Non piangere, non voglio vederti piangere. Non piangerò. Fenglie. Principessa, finalmente ti sei svegliata. Kiaoer, come sta Fenglie? Il principe ereditario. Sei ferito? Non muoverti. Devo vederlo. Principessa. Principessa, cosa? Come sta ora? Il dottore ha detto che il principe ereditario ha subito 3 coltellate brutali e non c'era alcuna possibilità di sopravvivenza. Fortunatamente, il principe ha una costituzione robusta ed è abituato a combattere. Ha un corpo d'acciaio. Ecco come ha resistito. Vatin. Principessa, Mi prenderò cura di lui. principessa, anche tu sei gravemente ferita. E ci sono medici nell'accampamento. Dovresti... Io sono il miglior medico. Mi occuperò io della sua cura. Va bene, aspetterò fuori dall'accampamento. Se hai bisogno di qualcosa. Principessa, basta chiedere. Fenglie. Non ti succederà nulla. Sei sveglio, non muoverti. Se non mi fossi svegliato, sarei annegato nelle lacrime della principessa. Stai ancora scherzando? Sai che sei quasi. Tranquilla. Sto bene. So quello che faccio. Non farei nulla di avventato. Ora la guerra è finita. Sei tornato vincitore, il giovane signore del Nordkin. È nostro prigioniero. Queste 3 coltellate non sono state invano. A proposito della guerra, non trovi che il nostro pericolo questa volta sia stato molto sospetto? Le nostre informazioni erano segrete, ma il Nordkin conosceva il fronte. Con la disposizione dell'accampamento principale. Trovo che tutto questo sia davvero troppo coincidente. C'è un traditore tra le nostre truppe. Sospetti. Chu Wei-yun. Esatto, la figura e il modo di parlare di quella donna. Sono estremamente simili a Chueyun. Inoltre, quel mio metodo segreto l'ho mostrato solo davanti a Chueyun. Nemmeno a te. L'ho mai rivelato. Peccato. Questo principe ha promesso a qualcuno di non farvi morire troppo facilmente. Allora è lei. La sua mente è davvero malvagia. Ti ha danneggiato più volte, ma... sono solo alcuni mezzi oscuri della residenza posteriore. Come oserebbe fare una cosa come tradire il paese? Non lo spero neanche io. Ma temo solo che mi odi già profondamente. Per raggiungere lo scopo, non si fa scrupoli. Questi sono ancora solo sospetti. Se vuoi davvero sapere la verità, la chiamiamo qui e la affrontiamo direttamente. Feng Si. Principe ereditario, il sottoposto è qui. Vai a chiamare la principessa Yun subito. Sì. Se fosse davvero Chueyun, come intende agire il principe ereditario? In passato ha commesso molti errori. Ma considerando la gratitudine di sua madre verso la residenza del duca, le ho concesso cure speciali se davvero tradisce il paese. Non posso tollerarla. Come mai sei solo? Signore, il sottoposto è appena andato alla tenda della principessa e ha scoperto che la principessa è fuggita di nascosto il giorno dopo l'umiliazione.
Da allora non è più tornata all'accampamento. Cosa? Se n'è andata? Sì, inoltre c'è un'altra cosa che il sottoposto ha appena scoperto. Il giorno in cui il principe ereditario e la principessa sono partiti per il fronte. Poco dopo la vostra partenza, la principessa Yun ha chiesto dei cavalli e ha deliberatamente allontanato tutte le guardie fuori dalla tenda. Se n'è andata da sola e ha allontanato le guardie. Secondo il tempo in cui è partita, coincide esattamente con il momento in cui le informazioni militari sono state trapelate. Tra quei prigionieri c'era la sua figura. No. Allora indaga, ordina di cercare Chu Wei-yun a tutti i costi, viva o morta. Voglio vederla. Sì. Aspetta. Non solo dobbiamo indagare sulla scomparsa di Chu Wei-yun, ma anche interrogare a fondo il giovane maestro del Nord Qin in prigione. Dobbiamo scoprire la fonte della fuga di notizie militari. In questo modo, agendo su due fronti. Anche se Chu Wei-yun non è una spia, non lasceremo certo che il vero traditore vada impunito. Fate come ha detto la principessa, agite subito. Se ci sono novità, richiamatemi immediatamente. Sì. King Jie. Non vedo l'ora di tornare a casa. King Jie. Tornare nella capitale. Voglio rifare il nostro matrimonio con te. Se vuoi cavalcare fino ai confini del mondo, ti accompagnerò attraverso le vastissime montagne e fiumi di Dachu. Se vuoi una vita tranquilla, coltiverò nel nostro giardino tutti i fiori che ami. King Jie, accetti? Xeto. Guarda, quello è il protagonista dello scandalo che ha sconvolto la città. Dicono che il principe, mentre era nell'esercito, avesse già una relazione segreta con la principessa Yun. E ora si rifiuta di assumersi le responsabilità. Esatto. Dicono che la principessa Yun sia tornata presto alla residenza del duca e che pianga tutto il giorno, probabilmente piena di sofferenza. È normale che un uomo abbia più mogli, figuriamoci un principe. Secondo me, è la principessa che è gelosa e non sopporta la principessa Yun. Smettila di dire sciocchezze. Sei pazzo? King Jie, non è vero. Ti credo. Deve essere Chu Wei-yun, che, piena di rancore, usa questi mezzi sporchi per rovinare la nostra reputazione. Stavo proprio per cercarla e osa presentarsi qui. Andiamo via. Feng Lie, Chu Qingje. Siete riusciti a sfuggire all'assedio del Nord Qin, ma non importa. Oggi, al banchetto di benvenuto, ho invitato i nobili più influenti della capitale. E una volta che avrò dimostrato che vi siete comportati in modo irresponsabile e che siete gelosi, vedrete la vostra reputazione distrutta. E come farete a restare nella capitale? Zia. Yuner non voleva disturbare voi e gli altri nobili. Ma Yuner non ha altra scelta. Quando eravamo nell'esercito, il principe. Yuner è già stata del principe. Yuner non chiede alcun titolo. Yuner desidera solo stare al fianco del principe e sarà felice. Stai dicendo sciocchezze. Non ti ho mai toccato. Chu Wei-yun, tu osi ancora spargere voci e seminare zizzania. Tu il giovane maestro del Nord Qin. Non è possibile. Perché ha menzionato improvvisamente il Nord Qin? Quel giorno ero travestito alla perfezione. No, se avessero avuto prove, mi avrebbero già arrestato.
senza prove concrete, se mi accusano pubblicamente. Dirò che sono furiosi e mi stanno calunniando. Quel giorno era abilmente travestita. Non abbiamo prove. Se la smascheriamo ora, daremo l'allarme. E faremmo credere ai nobili che stiamo invertendo i ruoli. Per incolparla. Dobbiamo permetterle di diffamarmi così? Quel giorno le abbiamo già risparmiato la faccia. Avevo ordinato all'esercito di tacere, ma chi avrebbe pensato che avrebbe approfittato di questa scappatoia? Principe ereditario. Un uomo deve avere il coraggio delle proprie azioni. Se hai una relazione con la principessa, devi assumertene la responsabilità, altrimenti è un abbandono. Rovinerai la sua vita, anche se la principessa è nobile. Dovrebbe capire che il marito comanda e essere magnanima. Essere così gelosa non è da donna virtuosa. Lie, devi dare una spiegazione a Yuner. Madre, tra me e Chu Wei-yun non c'è mai stato nulla. Mai oltrepassato i limiti. Fratello Ye, non è così che parlavi quel giorno. Quando eri affettuoso, mi chiamavi piccola Yuner, ora mi chiami per nome e cognome. Cho Wei-yun. Il principe ereditario lì non sembra il tipo da tradire, ma ha commesso l'assurdità di abbandonarla dopo averla sedotta. Esatto, la principessa Yun è stata vicina a lui per anni. Anche senza questo fatto, dovrebbe farla entrare in famiglia. Si diceva che la principessa Ju fosse gelosa, ma non pensavo fosse vero. Ormai è fatta e non la fa nemmeno entrare. La povera principessa Yun. Chu Wei-yun, come osi essere così sfacciata? Cosa puoi fare contro di me? Principessa. Affermi con certezza di aver avuto rapporti con il principe ereditario. Allora dimmi, il principe ha una vecchia cicatrice sulla schiena. Che forma ha? Quanto è lunga? Orizzontale o verticale? Se verticale, 2 pollici. No, 3 pollici. Sulla mia schiena. Non c'è cicatrice. La principessa Yun non ha detto di aver. È già successo. Come mai non riesci nemmeno a descrivere le ferite? Cioè, forse c'è davvero qualcosa di losco. Ci ha ingannati tutti? Tutti quei comportamenti stupidi erano solo una finitura. No, è che quella notte la luce delle candele era troppo fioca. Yuner non ha visto bene. Dal momento che la principessa non ha visto chiaramente, ci sono altre testimoni che possono provare che il principe è entrato nella tua stanza? Certo, la mia cameriera personale può testimoniare. La tua cameriera personale è già morta. E su come sia morta, la principessa dovrebbe saperlo bene. È perché? Cho Kinje, stai zitta. Perché sei così agitata, principessa? Forse quell'uomo non era il principe, ma qualcuno di losco, come quei musicisti di Mositi. No, non è vero. Stai mentendo. Ieri notte ti ho dato abbastanza afrodisiaco. E quei 3 musicisti erano per te. Perché? Perché sei rimasta illesa e invece sono stata io a essere violentata. Cosa? Yuner, come hai potuto fare una cosa così stupida? Cosa? Non era il principe, ma quei musicisti di bassa lega. E addirittura 3. Ha fatto una cosa così vergognosa. E ha cercato di incolpare il principe. E secondo lei, voleva anche diffamare la principessa Ju. Non avrei mai pensato che potesse fare una cosa così disgustosa. E la principessa Ju in passato ha sempre parlato in suo favore. Davanti alla famiglia reale. Questa principessa Yun è così malvagia. Pura e gentile, ma va. Il principe lì è già sposato. E lei gli sta ancora attorno, quella piccola volpe. HMPF. Voi mi avete ingannato. Ora che tutto è venuto a galla, non ho più un posto nella capitale. Se dovessero rivelare pubblicamente la mia complicità con il Nord. Se avessi la coscienza pulita, non avresti paura delle mie provocazioni. Chu Wei-yun, continui a diffamarmi. E coinvolgi anche il Nord Qin. Chiamate un dottore. Portatela in camera sua. Scusate lo spettacolo. Una volta sistemate le cose, verrò personalmente a scusarmi. La duchessa è troppo gentile. Noi ci congediamo.
Se non fossi stato così astuto oggi, saremmo rimasti senza parole. Quando si sveglierà? Dovremo affrontarla sulla sua complicità con il Nord Kin. Disastro, disastro, disastro. Signora del principe, principessa, la principessa ha finto di svenire. Mi ha aggredito e poi è fuggita dalla porta sul retro. Cosa? Questa serva non sa combattere. Davvero non riesco a fermarla. La principessa che sa un po' di arti marziali. Feng Xi ordina a tutti. Cercate Chu Weiyun in tutta la città. Sì. Lie King Jie, oggi vi siete sacrificati. I compiti nel palazzo li gestirò io. L'imperatore vi aspetta ancora a palazzo. Andate subito a presentarvi. Figlio si congeda. Ministro saluta Sua Maestà. Alzati. Bene, ben fatto. Lie, questa battaglia è stata davvero magnifica. Non solo ha esaltato il prestigio del nostro grande Chu, ma ha anche fatto perdere a Nord in tutte le provviste militari. Persino il loro giovane signore è diventato un prigioniero. Dopo questa battaglia, per i prossimi 50 anni. Sono gravemente indeboliti, per i prossimi 50 anni. Non osano più invadere il nostro territorio. Davvero degno di essere chiamato il dio della guerra del nostro grande Chu. Sua Maestà mi loda troppo, non oso prendermi il merito. Proteggere la famiglia e la patria è il mio dovere. In questa battaglia tutto è stato possibile grazie ai soldati che hanno combattuto con coraggio e all'unione dei 3 eserciti. Naturalmente. E non si può fare a meno della principessa. Grande stratega. Certo. Come va, padre? Kinger, non ti ha deluso, vero? Ti ho mandato con l'esercito, pensando che fossi appena sposato. Non volevo lasciarti solo a casa. Chi avrebbe mai pensato che avresti fatto un tale trambusto? Ma in questa battaglia hai davvero dato un contributo indispensabile. Ringrazio Sua Maestà per aver mandato King Jie nell'esercito. Grazie a lei, la nostra battaglia a Mokeng è stata un successo. Ha curato i soldati, sconfitto il nemico con astuzia e risolto l'epidemia. Persino ha partecipato personalmente all'assalto al campo nemico. La mia piccola King Jie è cresciuta. Lie, cosa stai facendo? Le capacità della principessa vanno ben oltre quanto riportato nei rapporti. Se non fosse stato per la principessa che ha salvato la situazione più volte, la nostra guerra non sarebbe andata così liscia. Tutto l'esercito può testimoniarlo. Pertanto, chiedo umilmente a Sua Maestà di riconoscere i meriti militari per la guerriera del grande Chu, Chu Kinche. Lie, tu. Lie, King Jie è già una principessa di sangue reale. Principessa del grande Chu, di nobile lignaggio. Nata con tutto ciò che desidera, davvero non capisco. Di cosa ha bisogno di un riconoscimento militare? Quello che voglio. Non è mai stato il tuo senso di colpa, né il titolo vuoto di principessa ereditaria, ma la dignità che ogni persona dovrebbe avere, con orgoglio e integrità. Sul campo di battaglia, Sua Maestà, lei è prima di tutto Chu Kinche. Una guerriera coraggiosa, strategica e responsabile. Questi meriti eccezionali non sono dovuti al titolo di principessa Chu, ma a lei, Chu Kinche, guadagnati con sangue, sudore e combattendo da sola. Questi meriti appartengono a Chu Kinche, non al titolo di principessa Chu. Sua Maestà, io, come comandante in capo della battaglia di Mokeng, la prego di concederle la gloria che merita. Ho riflettuto poco. In tal caso, sia così. Secondo le leggi del grande Chu, conferisci a Chu Kinge il merito di prima classe e ricompensala con 10.000 tael d'oro. Figlio vostro accetta il decreto e ringrazia. Secondo la legge, chi ha tali meriti militari dovrebbe essere nominato generale. Ma dalla fondazione del grande Chu, centinaia di anni fa, non c'è mai stata una generale donna. Sua Maestà, nel registro dei meriti militari contano solo i meriti, non il genere. Ben detto. Oggi apriremo un nuovo capitolo. La principessa Chu Chu Kinge, saggia e coraggiosa, con meriti militari eccezionali, è nominata generale. E le viene conferita una residenza da generale. Figlio vostro accetta il decreto e ringrazia. Padre,
Stia tranquillo. King Air difenderà i fiumi e le montagne del Grande Chu, con la spada in mano. Non avrei mai immaginato che le parole che ti ho detto quel giorno le avresti ricordate tutte. Ricordo ogni tua parola, ogni singola. D'ora in poi sarai la principessa del Chu, Chu Kinje, e anche la generale donna Chu Kinje. Ma soprattutto te stessa. Allora, generale Feng, d'ora in poi a corte. Saremo colleghi. Chissà se avrò l'onore di visitare la residenza del generale Chu. La residenza del generale Chu è davvero imponente. Una volta completata, forse persino la mia residenza ducale sembrerà insignificante al confronto. Naturalmente. Sono la prima generale donna del Grande Chu. Ora la mia reputazione è rovinata. E ha anche contratto la sifilide. Voi tutti siete diventati generali e ministri, e ora volete anche celebrare un matrimonio sontuoso. Sognate, finché ci sarò io, Chu Wei-yun. Trasformerò la vostra festa in un funerale. Principe ereditario, principessa. Cosa succede? Sembrate così frettolosi, c'è qualcosa che non va. Questo pomeriggio qualcuno ha visto una donna sospetta, vicino alla residenza della principessa. Sospetto che sia Chu Wei-yun. Ho già triplicato le guardie per una ricerca approfondita. E inoltre, il giovane signore di Qin del Nord in prigione ha fatto alcune rivelazioni. Cosa ha detto? Ha confessato che è stata proprio Chu Wei-yun a tradire i nostri piani di difesa. Era lei, allora. Siamo cresciuti insieme e ho sempre tollerato ogni suo capriccio. Ma il tradimento della patria è un crimine imperdonabile. Se continuassi a proteggerla per il legame che aveva con mia madre, sarei come quei traditori che vendono il loro paese. Non devi essere così severo con te stesso. Chu Wei-yun ti ha aiutato in passato, ma la famiglia Feng l'ha trattata bene per anni, ripagando ogni debito. Ora l'importante è catturarla, prima che causi altri guai. Hai ragione. Sia per il tradimento, sia per quello che ti ha fatto. Merita la punizione che le spetta. Ordina che Chu Wei-yun venga catturata prima del mio matrimonio con la principessa. Subito. Presto, mettetelo là. Attenti. Oggi è un giorno importante, non fate errori stasera. Tranquilli, domani è il matrimonio del principe ereditario e della principessa. Una festa grandiosa, non possiamo permetterci distrazioni. Non sapete quante difficoltà. Hanno dovuto superare la nostra principessa e il principe. Finalmente gli innamorati si sono riuniti. Esatto. Dicono che l'abito da sposa della principessa sia stato ricamato sotto gli occhi del principe. È bellissimo. Certo che lo è, deve esserlo. Matrimonio? Dopo che avrò versato questo veleno nel pozzo, potrete essere marito e moglie all'inferno. Piano, piano. Ehi, non ti riconosco. Sei nuova qui. Di che servizio sei? Con il matrimonio del principe e della principessa manca personale. Sono stata appena assunta. Davvero? Mi sembri molto familiare. Assomigli un po' a... la principessa Yun? Oh, ti sbagli.
Come può essere la principessa Yun? La principessa Yun, anche se non è bella come la nostra principessa, che è una vera dea, è comunque carina e graziosa. Guardala. Forza, andiamo. Dobbiamo ancora preparare la camera nuziale. Sì, andiamo. Hai ragione. A proposito, è da tanto che non vedo quella principessa Yun. Meglio che non venga, così non rovina il matrimonio della nostra principessa. E del principe. Secondo me, la nostra principessa e il principe sono fatti l'uno per l'altro. Feng Li e Chu Qingje. Voi due, marito e moglie, mi avete ridotto a questo stato né umano né fantasma. Persino le serve mi calpestano. E voi pensate di sposarvi tranquilli? Sognate. Farò in modo che tutta la famiglia del duca muoia con me. Eccola, è lì. Chu Wei-yun, sapevo che saresti venuta. Siete voi? Siete voi due che avete diffuso la notizia del matrimonio. Per attirarmi qui, vero? Altrimenti, come avresti fatto a comparire? Ma non avrei mai pensato che tu volessi avvelenare tutta la famiglia del duca. E allora? Non ve lo meritate? Mi avete rovinata. Dovete morire con me. Pensate di sposarvi in pompa magna, felici e contenti? Che schifo! Siete dei pazzi. Dovete espiare i vostri peccati. Chu Wei-yun. Prima pensavo che fossi solo gelosa, ma ora vedo che sei una vipera senza senso della giustizia. Sei tu stessa che ti ha spinto nell'abisso. Per quanto tu possa essere insoddisfatta, non dovevi tradire il paese. Chu Qingje, chi ti credi di essere? Hai il coraggio di condannarmi dall'alto? Stai forse vantandoti del tuo successo? Di cosa ti vanti? Ti ucciderò. Feng Li, come hai potuto farmi questo? Hai dimenticato che mia madre ha salvato la vita a tua madre? E allora? Se non avessi tradito il paese, avrei potuto garantirti una vita di ricchezza. Ma tu hai preferito allearti con il giovane maestro del Qin del Nord. Per quanto grande sia il debito, non posso più proteggerti. Bene, Feng Li. È così che la famiglia Feng tratta chi le ha salvato la vita. Per fortuna, per fortuna. Mia madre non è stata la salvatrice di tua madre. Altrimenti, anche da fantasma, non vi lascerei in pace. Voi due. Chu Wei-yun, cosa intendi dire con queste parole? All'epoca, mia madre e tua madre ebbero una lite. Tua madre, nella furia di mia madre, la spinse giù. Ma mia madre, per sbaglio, cadde anche lei. Il cielo è cieco. Fece morire mia madre cadendo, ma lasciò in vita tua madre. Quella donna, temendo che il mondo scoprisse che aveva ucciso 3 persone. Mentì a tutti, dicendo che mia madre la salvò. Ed è ridicolo che la famiglia reale ci abbia creduto. Mi nominarono principessa e mi mandarono alla residenza del duca, facendo sì che tutti voi della residenza del duca vi affannaste intorno a me. Chu Wei-yun, dici sul serio? E allora? Avrei potuto tenere questo segreto, nascosto nel mio cuore per tutta la vita. Sei tu? È colpa tua se hai sposato Chu Qingje. Questa donna, non incolpare me se finirà male. Chu Wei-yun, questa faccenda. È chiaro che tua madre ha fatto del male per prima. La madre di Feng Li, invece di chiedere giustizia, vi ha coperto, salvando la vostra faccia. E ti ha persino premiato con il titolo di principessa che non ti spettava. Cosa c'è di diverso tra questo e ripagare il bene con il male? Stai zitta, Chu Qingje, tu donna. Non toccate parlare. Qualunque sia la verità, mia madre è morta. Pensavo che
io e Feng Lie potessimo invecchiare insieme. Per questo ho taciuto. Ma non mi aspettavo. Feng Lie, tu mi hai tradito. Chu Qingje, tu mi hai rovinato. Allora non incolpatemi se sarò spietata. Non mi importa di ripagare il bene con il male, ora. Voglio solo la vostra vita, voi due. Questo Chu Wei-yun è come un cane pazzo. Esatto, prima pensavamo che fosse bella e gentile. Ma era tutto una menzogna. Prima spargeva voci sulla principessa Zhu, ma non ci aspettavamo che fosse la più malvagia. La residenza del duca l'ha trattata bene. Per anni, ma ha nutrito un serpe in seno. Non avrei mai immaginato che per tutti questi anni avessi scambiato la figlia del nemico. Ti ho trattato come un benefattore e ti ho tollerato in ogni modo. Hai persino ferito la persona che amo di più. Chu Wei-yun. Da oggi in poi, la residenza del duca rompe ogni legame con te. Perché? La residenza del duca mi aveva promesso di prendersi cura di me per tutta la vita. Come puoi venire meno alla parola data? Sì, ho nascosto la verità, ma tua madre? Non è forse anche lei, colpevole e impaurita? Temendo che il mondo scoprisse che aveva ucciso qualcuno, ha finto di riconoscermi come la figlia del benefattore. E tu, Feng Lie, avresti dovuto sposarmi per ripagare questo debito. Tutto questo è ciò che mi dovete. Cosa hai detto? Yuner, dopo tutti questi anni, è così che hai sempre pensato a me? Vecchio farabutto, smettila di fare la vittima, ora sei ancora qui, a recitare la tua parte. Sono stata io a smascherarti. Cos'altro hai da dire in tua difesa? Yuner, ti sbagli. Ti ho chiamato figlia del benefattore, non per nascondere le mie colpe. Volevo solo che una ragazza sola come te non fosse rovinata dai peccati di tua madre. Ho avuto pietà della tua solitudine e volevo darti un po' di dignità. Per tutti questi anni ho mantenuto questo segreto, solo per permetterti di vivere con orgoglio. Tutti questi anni di buone intenzioni sono stati sprecati. È la prima volta che mia madre mi compra del cibo così buono. E anche dei vestiti nuovi così belli. Cosa dici? Vuoi che ti faccia da intermediario? Per mandare Yuner al palazzo del ministro? Sei impazzito? Sai bene che quel vecchio ha più di 70 anni e si diverte con ragazze giovani. Per pochi soldi? Vuoi davvero spingerla nell'inferno? Da quando suo padre è morto 3 anni fa, non ho trovato un uomo decente. Venderla al palazzo del ministro, io avrò i soldi e lei un futuro. Potrei anche risposarmi, è una situazione vantaggiosa per tutti. Ci conosciamo dall'infanzia, non vuoi aiutarmi con questo piccolo favore? Proprio perché ci conosciamo dall'infanzia, non posso permettere che una ragazza giovane come Yuner cada nell'inferno. Quello che hai detto oggi, farò finta di non averlo sentito. Se vuoi, posso adottare Yuner come figlia, la residenza del duca. La crescerò come una figlia. La do come figlia. Smettila di fare il finto buono. Vuoi solo che io abbia la fama di aver abbandonato mia figlia, per mettere in risalto la tua benevolenza di moglie del duca, vero? Che ipocrita! Come puoi pensare una cosa del genere di me? Siamo amiche d'infanzia, voglio solo il meglio per te e tua figlia. Non posso permettere che vi perdiate, amiche d'infanzia. Fin da piccola sei sempre stata migliore di me. Ho sempre vissuto alla tua ombra. Tu hai sposato un duca, godendo di ricchezza e lusso. E io? Ho sposato un uomo che è morto giovane, vivendo come una vedova. Bene, se non vuoi aiutarmi, allora vai all'inferno. Impossibile, sono tutte bugie. Voi. Ipocriti e falsi, avete inventato queste menzogne per infangare il nome di mia madre. Sognate. Non crederò a una sola parola. Sono bugie. Bugie che mia madre ha usato per tutta la vita per proteggerti. Non voleva che sapessi che tua madre era una persona così vile.
E soprattutto non voleva che sapessi che per lei eri solo una merce da vendere al miglior offerente. Ti stava proteggendo. Chu Wei-yun. Ha faticato tanto per mantenere quel poco di dignità che avevi tu e tua madre. E in cambio le hai ripagato con tradimento e collusione con il nemico? Fino ad oggi non hai ancora rimorso. Sei davvero meschina ed egoista come tua madre. La mela non cade lontano dall'albero. Tutta la mia vita è stata solo una barzelletta. Feng Xi. Seppelliscila con tutti gli onori. Sì. Finalmente. Tutto è concluso. King Jie. D'ora in poi sarai mia moglie a tutti gli effetti. Sì, tutto è finalmente risolto. Ora che ci penso, sembra passata un'era. Quella notte di nozze che ti ho negato. Oggi finalmente te la restituisco. Il passato oscuro e irraggiungibile. Ma d'ora in poi nulla potrà più separarci. Ti amerò, ti rispetterò e ti proteggerò. Per tutta la vita. Non ti deluderò mai. Allora devi rispettare questi accordi. Se li infrangi, tornerò al mio palazzo del generale. Non oso. Questo umile soldato sarà sempre al fianco del generale Chu, leale e devoto. Guardia del corpo personale. Allora ti metto alla prova, guardia del corpo. Dimmi cosa fai. Che sia servire il tè, pulire la spada, scaldare il letto o piegare le coperte. Basta un ordine del generale Chu, questo umile soldato non dirà una parola. Sarò qui a tua disposizione. Solo questo? C'è di più. Sia stanotte, sia tutte le notti a venire. Questo umile soldato servirà il generale con dedizione. Piccola guardia, che lingua sciolta hai? La notte è breve. Mio generale.